Ok, dovremmo esserci. Allora, vediamo se va tutto. Un attimo a ricaricare la pagina. Ok, speriamo che internet vada. In teoria va tutto bene. Vediamo se l'audio si sente. Sente? Perfetto. Prova a parlare tu. Ciao, Sente? Perfetto. Prova a parlare tu. ciao. Sente? Perfetto. A posto. Va bene. Ci Io siamo. non sto ancora capendo niente di tutta questa cosa che vedo. Ciao Giuseppe. Dove sono i commenti? Qua. Questo è YouTube e questo è Twitch. Ah, Buonasera belli, ciao Marti, come va? Tutto a posto? È lì la fotocamera. Madonna. Cioè, devo guardare 32 cose diverse. Ma qua è la qualità, qua è la qualità. Sì. Siamo a Buonasera casa, a tutti. siamo a casa di Claudia e abbiamo fatto già una live, io e lei insieme, in realtà sul canale suo, quindi se volete vi metterò in descrizione se rivedete, perché questa qua la terrò come video sul canale ovviamente dopo. E metterò in descrizione, anzi cerco magari di metterlo già adesso mentre parliamo, il canale di Claudia, così se volete dare un'occhiata almeno potete vedere anche la live che abbiamo fatto. L'altra volta abbiamo parlato di profumi e moda. Questa volta ho detto, beh, dato che ci siamo, facciamo una live in cui invece parliamo di qualcos'altro, sicuramente risponderemo alla chat, faremo un po' di chiacchierata classica, però il focus, diciamo, di oggi sarà il Giappone, quindi parleremo soprattutto del Giappone, dato che abbiamo fatto 3 mesi in Giappone, abbiamo fatto un viaggio l'anno scorso di 3 settimane, in cui abbiamo visitato un po' il Giappone e poi quest'anno abbiamo deciso di fare 3 mesi per vedere com'è la vita lì, com'è la vita a Tokyo, com'è la vita in città. Quindi oggi parleremo un po' di quello soprattutto. Mettiamo un po' di musica di sottofondo e Cioè, così. praticamente le mie live sono il telefono messo sulla cosa che ogni tanto cade, ogni tanto si sente il ciak, io che mi avvicino così per leggere i commenti. Qua c'è la musica di sottofondo, c'è il microfono. Io sono rimasta in tuta comunque. Non parte la musica di sottofondo, quindi Vabbè, mi sa che fa lo stesso. fa lo stesso, È la un metteremo col upgrade, in telefono. questo momento non ne abbiamo bisogno. Ciao Marti, voi bene bene, voi come state? Noi tutto a posto, dai, tutto a posto. Abbiamo fatto stasera un evento, siamo andati a un evento di profumi a Verona, ci hanno invitato da Carlottas e siamo tornati da poco. Ciao Pietro, ciao Apology, ma Apology non era nella tua live? Sì, Apology, me lo ricordo, era nella tua live. aspetta, hai Synapology? È Chiara? O mi sto sbagliando? O sto sbagliando persona? Marti, siete stati all'evento di Baccarat, com'è stato? Brava, come fai a Perché sapere? ho messo la storia! Solo che tu non Ah, guardi le mie storie quindi e quindi tu non lo sai. segui anche Claudio, ok, ok. Sì, sono io, ho Ah, detto. eccolo! L'altra volta nella live vi avevo detto che lei mi aveva fatto un disegno bellissimo. E me lo sono tenuto qui perché ho detto che così lo posso fare vedere. L'altra volta non l'avevo mostrato. Chiara, un'illustratrice che era venuta a un mio evento e mi aveva fatto un disegno di me con il vestito che ho fatto per Vogue Italia. Ma Basta, pensa un fine. po', Momento pubblicitario. Però ci tenevo. ma pensa un po'. E quindi te l'ha fatto lei? Sì, l'ha fatto lei. Madonna, bravissimo. È bellissimo. Vediamo se va. Sto cercando di mettere la musica di sottofondo. Fatalità, ogni tanto c'è qualcosa che deve bloccarsi e niente, purtroppo non va. Ma non abbiamo bisogno della musica di sottofondo. Beh, dai, è Ma carina il dai, ma che sottofondo. musica di sottofondo? Siamo in due a parlare, vuoi metterci anche la musica? Marti, lo avevi detto anche te in realtà che eri stato invitato, non sapevo il giorno però. Insomma, vabbè. Grazie al supporto di cuore. Comunque se guardiamo in basso è perché sto guardando la chat. Sì, io Questi, la questi vedo siete molto difficile. voi, siete voi. Io vedo molto difficile. Io Però non guarderò mai in camera. Ecco. posso tenerlo qua, dai, così Ma almeno. vuoi che prendo qualcosa? Prendi una sedia, sì, dai. Prendi una sedia. Devo prendere lo sgabello e metterci i libri sopra, perché sennò è troppo basso. Vabbè, insomma, come... Solo che avevo messo l'extension qua. Aspettiamo che entri anche un po' di gente. Voi come state, ragazzi? Tutto a posto? Come prosegue? Le ho piastrate oggi l'extension anche. Adesso non ho più un posto dove metterle, devo metterle sul Si letto. sente bene? Fatemi sapere anche se si sente bene, se è tutto ok. Sta lì che devo prendere i libri. Mi servono quelli dell'ippocampo però, perché sono Ciao alti. Carlo, come stai?
Marti, un supporto per il computer? No, hai ragione. Stiamo arrivando, perché qua non siamo a casa sua, che ci sono tutte le Non ho lo cose. studio pronto io. Cioè, altro che... Voi No, state bene? metti Tutto questo, bene, tutto bene, grazie. poi metti questo. Devi metterli sotto il Un computer. attimo. E poi Il ce n'è dito. un altro. Buonasera Marco, ma chi è quel raggio di sole accanto a te? Lui è un altro, è un altro compare della compagnia, grande Vito. E lei è Claudia, la mia ragazza. Arrivo. Abbiamo fatto una live insieme la volta scorsa, ma sul suo canale. Quindi questa volta ho detto, beh, sai cosa? Facciamo una live sul mio. Non siamo purtroppo in camera mia, nel mio studio, ma siamo in camera sua. Che è comunque il mio studio, però non è attrezzato, salve a tutti, non è attrezzato per questo tipo di tecnologia. Cioè io sono molto poco capace. Marti, sì, adesso si sente bene, perfetto. Perfetto. Comunque non guardare questi numeri perché sono sbagliati. Ma io non vedo, cioè non capisco tanto, quindi Va bene, non guarderò. L'importante è se mi fate sapere se si sente bene, se è tutto ok. Se qualcuno riesce ad andare anche su Twitch mi fa sapere se si sente lì anche tutto ok, dovrebbe andare. Siete matchati divinamente, guys. Grazie Giuseppe, grazie mille. Il vero motivo per comprare i coffee table book. Esatto. Più o meno... Hanno una funzione. Ah, è vero, ma è sempre lei, è sempre diversa, sarò io immagino. È lei ma cambia. Allora sì, perché dipende da in quale fase della vita mi vedi. Infatti, Cioè, ogni tot anni, di solito ogni tipo 2 anni c'è un grande cambiamento. Quando ci siamo conosciuti, cioè abbiamo fatto un video quando ci siamo conosciuti che mi sa che ve l'ha fatto vedere in live l'altra volta, quello dove faccio la classifica dei profumi, mi prenderei a sberle in faccia. Cioè, ero terribile e quando mi guardo in quel momento lì non mi riconosco nemmeno. Terribile. Vediamo. Cioè, non ero io, non sono io lì, madonna. Questo è il video che le ho fatto vedere. Un po'. Ma loro lo stanno vedendo? Ok. Ne vedono così. Eccolo. Cioè, non sono io quella lì. Guarda che basta che prendi un foglio di carta e lo tagli. Basta che prendi un foglio di carta e lo tagli. Non ero io quella. Quindi sì, è sempre Questa era la prima fase della vita. Poi c'era una fase della vita in cui ero platino. Avevo i capelli tutti platino completamente. E questa è la terza fase in cui ho i capelli neri sotto. Quindi sì, sono sempre io, ma sono sempre diversa. Cane, sì, Carlo, bene. Poverino. Perché ho letto bene e Carlo contemporaneamente è diventato... Allora, bene, sono le prese con una monografia di un designer vivente. Che bello! Ma forse intende te? Ma no, cosa c'entro io? La monografia è... Ah, monografia, ho Eh. letto male. Io uso i coffee table book anche per premere meglio il piatto dello scanner quando scansioni i disegni. Ma infatti è quello lo scopo. Sente bene, tranquilli, perfetto. Vito adesso parte con le perle di saggezza con Claudia come l'altra volta. Claudia, sei bella sempre. Non so, Marti, dipende quando sono ispirato. Come Claudia, sei un po' troppo autocritica? Cosa dici? Allora, Marco esattamente mezz'ora fa mi ha detto che sono troppo vanesia. No. Perché ho detto che mi sono venute bene le sopracciglia per la prima volta in mesi. È perché ultimamente è sempre un po' più bella e quindi continua a dire ma hai visto che sono migliorata qua, sto bene. E quindi ho detto ma guarda Sì. che di colpo è diventata così. Inoltre Claudia avevi uno stile fiocchettoso e più colorato, portavi tanti fiocchetti, non ti conoscevo ancora ma ho visto i tuoi video. È vero. Allora, ho fatto una fase di... allora, in realtà ho avuto diverse... Comunque non stiamo parlando di Giappone, però vabbè. Ma adesso iniziamo a vedere questo momento. Allora, Adesso iniziamo a parlare di Giappone. quando ero piccola, io ero tipo ragazzina emo. E lo sono stata per tanti anni, anche alle superiori. Anzi, alle superiori mi ero unita tipo a pseudo gruppi di metallari, quindi ero comunque molto dark. Qua eri... Ma poi, eccomi lì, ero bella, mamma che... Max! Che belli che erano quei capelli, però dovevo scegliere se avere, cioè se diventare pelata. In realtà non Bella. è che si vede una persona particolare. Qua ero già più io, vedi? È un profumo buono, normale, secondo me. Beh, questo è il 2022. Ha quel freschino, secondo me. Oddio, che belli che erano i capelli. Ma anche quello era uno stile ispirato a qualche estetica giapponese? Profumi da uomo un po' tipo freschi. A me stanno Quelli platino no. Cioè io, a me è sempre piaciuto il biondo chiarissimo, se non il grigio, solo che non me li ero mai fatti e quindi avevo deciso di farli. Anche io ho i capelli lunghi, guarda che roba. Molto Sì. più lunghi adesso. Sì, ma tu hai avuto un momento in cui li avevi proprio lunghi, eri bellissimo. Qua.
Qua mi sa, guarda, 3 anni Ciao fa. ragazzi. Ciao ragazzi. No, ma che è stato forse anche quando era... Guarda, io adesso non li ho così. Ma ce li hai Sono avuti, ma lunghissimi. ce li hai avuti anche più lunghi un momento di così. Qua era quando stavi cercando di averli biondi e non ce la facevi, avevi un po' di irritation. Sì, il problema del platino è che ci devi stare tanto dietro e comunque, allora, o li hai corti o hai un tipo particolare di capello, ma io, cioè, questi capelli qua adesso in realtà erano spezzati, cioè questi erano tutti spezzati e li avevo qua. Quindi adesso sono passati, era il 2022, cioè sono passati 3 anni, quindi mi sono cresciuti, però... Io ti ricordi che mi avevi fatto questo video qua di fucking bondati? Di Montale. Montale. Montale, Scusatemi. No, Montale si dice. Lo so, infatti non so. Era 4 anni fa. Mamma Mamma mia, questa è difficile. Allora, Comunque, guarda la stanza, che casino. Stavo riguardando i video vecchi del mio canale, tipo i video più popolari, no? E guardavo il mio video più popolare è questo qua sui capelli lunghi. Cioè, guarda la stanza. Oddio, sembri un teen boy tipo americano, tipo sembri il capitano della squadra di football, guardati. Guarda la Oddio. stanza. Ma le sopracciglia comunque, cosa facevi le sopracciglia? Guarda che biondo che eri. Ma non mi conoscevi qui? pulisce tutto. Ma che... 6 anni fa? Ah no. Ma perché io ti vedo tutti i giorni, Quando quindi c'è il non mi praticamente- accorgo del cambiamento. Sì, in teoria c'ero anch'io. Era 5 anni fa, 5 anni fa. Questa 2 anni fa. Un anno fa, guarda, anche questa. Però avevo, cioè, non so perché, cioè, guarda la stanza com'era, guarda che disastro. Sembri un accumulatore praticamente. disastro, Cioè, mamma mia. non si sa. E te l'avevo fatta io con la scritta lì, subscribe. Sì, vero. Va bene, ragazzi, allora, platinata illegale, dice Giuseppe. Grazie, Giuseppe, stavo Credo benissimo. sia bene anche con quel taglio e quel colore di capelli. Grazie, mi piacevo tanto anch'io. Marco, è un po' che non vedo Matteo, che fine ha fatto? Ma dove è andato Matteo? Matteo adesso viene solo alle mie live. Mi ha Matteo ha abbandonato. frequentato la sua live, ma allora, da quanto ho capito, fa fatica, cioè lui riesce il martedì. O il giovedì, non mi ricordo, però vabbè, uno dei 2 giorni, e io non sto più facendo live di giovedì perché è un po' un casino, infatti anche quella di giovedì scorso l'ho saltata per farla stasera. Buonasera a tutti, anche io mi sono fatto i capelli platino prima di andare a fare vacanza studio in Giappone, vedi allora è una fase pre-Giappone, dice Xarek. Va bene, allora ragazzi, oggi in realtà il tema sarebbe un po' parlare di Giappone. Quindi se avete qualsiasi domanda, ovviamente noi rispondiamo, poi anche domande che non riguardano per forza il Giappone, però dato che ci siamo andati, volevamo un po' raccontare come è andato il nostro percorso, dato che ci siamo trasferiti là per 3 mesi, probabilmente ci ritrasferiremo là, se riusciamo con il visto, è un po' un periodo, e basta, quindi un po' sarà questo il tema. Adesso finiamo di fare l'intro e poi iniziamo. Infatti mancano i 2 Matteo stasera, esatto. Chi è l'altro Matteo? È un altro ragazzo che viene sempre nelle mie live, sono i due Matteo praticamente. Sei designer di cosa? Chiede. Ma io? Sì. Sto parlando... Ma io non l'ho detto che sono una designer. Ah, forse perché avevo detto che avevo fatto il vestito per Vogue Italia. No, boh, non so se sta parlando di me. Vabbè, è una fashion designer. Fashion comunque, designer. nel caso. L'altro è Maitland Vito, deve essermi perso qualcosa. Ah, è vero che è il Vitto Matteo. No, quindi c'è l'altro. Giappone dove? Dove vi trasferireste? Allora, diciamo che siamo andati, abbiamo fatto l'anno scorso un viaggio di 2 settimane e siamo andati a fare il classico tour, diciamo, siamo partiti da Tokyo, abbiamo fatto Tokyo, abbiamo fatto il Monte Fuji, abbiamo fatto... cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto Hiroshima. No, abbiamo fatto il Monte Fuji, sì, Hiroshima, quindi dall'altra parte del Giappone fino a Hiroshima, e poi tornando indietro abbiamo fatto Himeji, abbiamo fatto Osaka, abbiamo fatto Kyoto e poi siamo tornati a Tokyo. Quindi abbiamo fatto il classico giro un po' per guardare un po', per visitare un po' il Giappone. E poi ovviamente piccole parti, abbiamo fatto Nara, abbiamo fatto Nikko, abbiamo fatto, com'è che si chiama? No, Miyajima, abbiamo fatto Miyajima. Bellissima Miyajima. Piccole parti insomma attorno al Giappone. E invece ci è piaciuto talmente tanto che quest'anno abbiamo detto, senti, dato che io e lei non abbiamo mai convissuto, abbiamo detto proviamo ad andare, dato che vogliamo comunque un posto che sia una città, un posto un po' diverso,
da dove abitiamo noi adesso, perché comunque non siamo in città, abbiamo detto andiamo a convivere e a provare in un posto che ne vale la pena. E dato che il posto che ci è piaciuto di più alla fine era Tokyo e il Giappone, ho detto proviamo ad andare lì. Quindi abbiamo mandato qualche mail per chiedere per chiedere qualche appartamento se ci ospitava, perché come stranieri è un po' difficile trovare una via di mezzo, che non è né 2 settimane con un Airbnb, ma non è neanche 6 mesi o un anno come un local. E quindi abbiamo trovato pian piano nel tempo questa agenzia e siamo andati e siamo stati 3 mesi. In realtà abbiamo fatto 3 mesi a Tokyo, 2 mesi e mezzo, e le ultime 2 settimane ce le siamo prese di vacanza per andare a Okinawa, quindi la parte tropicale, il sud del Giappone, per vedere un po' com'era, anche per visitare un po', era il sud No, anche di allora Kyoto. era il mio sogno andare a Okinawa e io gli ho detto: senti, se siamo qua 3 mesi e non mi porti a Okinawa, io non ti parlo più. Lui ha cominciato: ma Okinawa, ma non c'è niente da vedere, ma c'è la stagione delle piogge. Io ho detto: non me ne frega niente, c'è la stagione delle piogge. Io a 7 anni che guardavo le Mermaid Melody su Italia 1 non ho aspettato tutta la vita per andare a Okinawa, quindi adesso noi andiamo a Okinawa. Ci siamo andati, abbiamo avuto una fortuna incredibile perché era appena la stagione delle piogge è finita 3 settimane di anticipo, perché effettivamente era la stagione delle piogge, non abbiamo mai trovato una nuvola in 13 giorni, è stato bellissimo, il viaggio più bello della mia vita, piango ancora quando ci penso. E chiede YouTube, c'è molta solitudine. Ciao YouTube, come stai? Tutto a posto? C'è molta solitudine in Giappone, è vero questa voce che gira nel web? Sì, Allora, diciamo secondo che me la sì. società giapponese è un po' complessa, è un po' diversa dalla nostra. Diciamo che loro hanno sicuramente tantissime cose che funzionano, però allo stesso tempo hanno molta pressione sociale, hanno molto questione di onore, hanno molto questione di rispetto uno per l'altro, hanno una questione cioè è molto diverso da come viviamo È noi. molto diverso, ma anche il rapporto personale, cioè loro i rapporti che hanno tra di loro sono più da conoscenti che non da amici. Cioè il nostro livello di amicizia, certo che in Giappone sono amici, forse non è proprio messo così in modo giusto, però ecco, loro sono più distanti rispetto a noi. Quindi anche per esempio il trovarsi, cioè loro tipo si mettono d'accordo 3 mesi prima per trovarsi un giorno dopo 3 mesi. Cioè non c'è quel calore, quella vicinanza che abbiamo noi e di conseguenza sono... Cos'è successo? Grazie Jennifer, è un segui di Twitch. Ah, ok. Grazie Oddio, Jennifer. oddio, sembrava... boh. Comunque sì, secondo me c'è più solitudine proprio perché i rapporti sociali sono diversi, sono più È inglese? rigidi. A caso, it's all good, thank you. A caso in inglese. Hello, welcome. Comunque dicono Mermaid Melody è ambientata ad Okinawa, non ci avevo fatto caso. No, non è vero. In realtà non dicono mai dove è stata Io come Claudia ambientata. completamente relatable dice. In realtà non è ambientata a Okinawa, però nella mia testa c'è stato un giorno in cui ho scoperto Okinawa e ho detto: oh mio Dio, ma è dove c'erano le Mermaid Melody? È un collegamento che ha fatto la mia testa, ma non è reale. No, è tutta una mia testa. È tutto- Comunque in realtà ti dico, secondo me non è... Jennifer dice, please speak English, sorry, it will be an Italian mainly chat. I'm sorry for that, but if you have any questions in English, we can definitely also reply in English. We are talking about Japan, our trip to Japan. E comunque sì, allora sono molto rigidi, però in realtà secondo me non c'è l'idea della solitudine, sempre del coso giapponese, del giapponese solo. Allora, secondo me loro hanno tanto questa cosa per il lavoratore, tipo il salaryman classico. Loro hanno questa cosa del lavoratore in azienda che inizia a lavorare per un'azienda e cioè non è come da noi che si licenziano, cambiano, fanno varie cose, semplicemente sono più portati a dare valore all'azienda, a non volerla lasciare. E quindi nel momento in cui ovviamente devono avere anche una relazione al di fuori del contesto lavorativo, fanno fatica perché lavorano tutto il giorno per un'azienda o comunque in ufficio, poi la sera girano con i ragazzi dell'azienda, con i colleghi, con
i clienti e quindi fanno più fatica magari ad avere una relazione sociale al di fuori del lavoro. Quindi secondo me la parte sociale, cioè la parte di solitudine, la vedi tanto soprattutto nell'uomo di mezza età in carriera, più che nella gente comune. Ciao Trudy, come stai? Tutto a posto? Stasera special guest, sì. I commenti di Twitch compaiono anche qua, hai visto? Ok. Allora, Adesso rispondiamo a tutti. secondo me su questo discorso sni, nel senso che sicuramente la vita lavorativa in Giappone è molto difficile. Noi ce la siamo vissuta bene perché lavoravamo con l'Italia, quindi anche se eravamo là, lavoravamo online tutti e due e gestivamo i nostri clienti italiani, però io ho delle persone che mi seguono, una ragazza che lavora nella moda che si è trasferita a Tokyo e lavora a Tokyo e mi ha detto cioè fai 60 ore alla settimana come se nulla fosse, perché loro senza straordinari pagati, tra l'altro a quanto mi risulta, non vorrei dire un'informazione errata, perché loro hanno questo, si aspettano questo da te, cioè che se tu lavori per un'azienda tu dai il tutto e per tutto per quell'azienda. Però io poi avevo anche visto un video riguardo ai salarymen, che in realtà sono aziende anche strutturate per non farti fare carriera, perché quello che diceva questo ragazzo che era un salaryman giapponese era il fatto che tu cambi mansione molto spesso all'interno dell'azienda, quindi non riesci ad avere cioè sai un po' di tutto e quindi non riesci ad avere l'esperienza e le capacità per riuscire a cambiare lavoro in qualcosa di meglio sostanzialmente. Quindi è anche tutto un meccanismo che tipo ti fa stare sempre lì. Infatti Sì, in ok. Giappone la cosa diciamo che mi ha stupito è il fatto che quando vai da qualche parte, da qualsiasi parte, sono in tantissimi che lavorano dentro, ma sono anche dei lavori che secondo me c'è da perderci la testa. Cioè, ad esempio, tu vai in un negozio di abbigliamento, ok, c'è la persona che sta alla cassa, la persona che sta ai camerini, la persona che sta vicino agli espositori, la persona che sta all'ingresso e ci sono letteralmente delle persone il cui loro lavoro è dire doso e indicare la direzione tutto il giorno. Cioè, ma diventi, secondo me, fuori di testa, perché poi, tra l'altro loro hanno tutto questo codice tipo sociale molto rigido dove non puoi sgarrare, non puoi tipo hai delle regole molto rigide che infatti tra l'altro in alcuni negozi tipo da quando vai tipo da Uniqlo, cioè vedi tipo i commessi che sono sclerati, tipo sono... Allora, a proposito di questo, ogni volta che Marco mi chiede di dire un'opinione, io dico la mia opinione e lui mi dice che non è vero. Quindi alla prossima che mi dici che non è vero, io vado via. Perché non c'è una cosa che mi dà più fastidio. Dice sempre, non ascoltatela perché lei è esagerata. Ma cosa mi chiedi? Allora ti fai la tua live da solo e io vado via, visto che la mia opinione non conta. Ma sto scherzando su... Violenza a Sto volte. scherzando. Comunque, ecco, questa era la mia opinione sul discorso della solitudine. Allora, forse i giapponesi sono molto rigidi. Merve Melody ha imitato Okinawa, non c'è foto... Ah, ok. Cosa ne pensate del Kansai? Non ci siamo mai Non ci stati. siamo stati ancora. Dobbiamo ancora visitare alcune parti. Però sembra bellissimo. Allora, anche in America è così. L'Italia sta avvicinando pian piano a tale individualità giapponese. Sembra emergere questo fatto secondo voi, tra quanto sarà così simile l'Italia alla società giapponese? Secondo me Mai. molto, molto lontano. Mai. Ma più che altro per il fatto che è tutto basato... Cioè, loro funzionano così perché la loro cultura del passato era così. E il fatto che la società funzioni bene, sia i pro che i contro, quindi sia il fatto che c'è sicurezza, il fatto che le cose funzionino, che è tutto in anticipo, che è tutto in orario, tutto funziona bene, è pulito, è solo dato da... è vero anche questo lato ovviamente un po' che può essere tossico, soprattutto se sei nato in Giappone, se sei un salaryman giapponese, se vivi nella società giapponese al 100%, per noi stranieri è un po' diverso, ovviamente noi ce l'abbiamo al massimo con quasi solo i pro, però per chi ci vive in una società del genere è un po', si capisce che può essere pesante, però sono cose che le hai proprio prese dal passato. Secondo me è difficile che... Cioè, quando vedremo in Italia i treni arrivare giusti, e secondo me l'individualità e il treno che arriva in orario sono comunque due cose che sembrano scollegate, ma alla fine sono parte della allora, stessa medaglia. più che altro perché il Giappone riesce a funzionare in questo modo
perché tutti rispettano le regole. Cioè, a me dispiace, ma dal livello culturale gli italiani e il rispetto delle regole sono due binari che non si incontreranno mai. Cioè, in Italia c'è proprio questa cultura da dire ok, se posso fare il furbo e fare come mi pare senza rispettare le regole, sono il primo a farlo. Vero, ma anche tu lo fai. Sì, no, davvero. Cioè, anche noi in Giappone ci siamo ritrovati in alcune situazioni che, non lo so, tipo non c'è nessuno e c'è il semaforo rosso. Loro non passano, anche se non c'è nessuno. Sì, poi non è... Cioè, allora, questo ovviamente è generalizzato e preso nel contesto. ok, però Poi contate nel che senso... ci sono esseri umani anche loro, vero? Sì, vabbè, poi affronteremo anche questo tema che si dice che i giapponesi siano quasi dei robot. Non è vero, sono persone umanissime, anzi, per carità. Però sicuramente c'è questa parte, secondo me, sociale molto, molto rigida che fa funzionare il paese in un certo modo. Però io avevo interpretato in modo diverso la domanda. Cioè lui quando ha detto piano piano a tale individualità, cioè nel senso che anche noi diventeremo sempre più chiusi, secondo me anche qua la risposta è SNI, nel senso che secondo me gli italiani hanno una sfacciataggine che in Giappone si sognano, cioè l'italiano è comunque il primo che litiga in certe situazioni, il primo che si lamenta, il primo che invece in Giappone non che c'è l'italiano, questa cosa. ma più che l'Italia in generale, dappertutto tranne che in Asia. Sì, però l'Italia è proprio il paese della gente che si lamenta. Diciamo che abbiamo questa cosa di guardare soprattutto noi e dopo guardare gli altri, quindi c'è tanto questa cosa di cosa posso guadagnarci io. Prima noi e poi gli altri, prima la famiglia e poi gli altri. Se posso portare il pane a casa, oggi è il cane, se posso portare il pane a casa fregando la mia azienda, lo faccio. E invece in Giappone no, in Giappone se rispetti l'azienda, se rispetti gli altri, se rispetti il mondo attorno a te, automaticamente stai meglio anche tu, cioè vieni considerato meglio, anzi c'è gente che addirittura per motivi in cui ha disonorato l'azienda, disonorato gli amici o fatto qualcosa del genere, addirittura prendono e vanno da un'altra parte. Ci sono delle agenzie in Giappone che ti fanno letteralmente sparire, cioè tu se hai fatto tipo un disonore molto grande, tu vai da queste agenzie che cioè ti ricollocano da un'altra parte e ti fanno sparire. Trudy dice, molti lavori non sono ancora sostituiti dall'intelligenza artificiale, prendendo come esempio i supermercati. In Italia il personale già solo nelle casse è dimezzato. Allora, il Giappone ha questo dualismo che è incredibile, che è super tecnologico e moderno da una parte, ma estremamente, tra virgolette, arretrato dall'altro. È tradizionale. Tradizionale, sì, ma a volte anche arretrato, perché ad esempio quando tu vai fuori a mangiare, tu pensi vai in Giappone, paghi ovunque con la carta, no. Quando vai fuori a mangiare ci sono tantissimi posti in cui tu puoi pagare solo in contanti. Ma anche, vabbè, noi non c'è la nostra esperienza diretta, però di italiani che vivono in Giappone dicono tutti che la burocrazia giapponese è una roba fuori di testa, perché è tutto cartaceo, perché devi cioè già da noi in Italia... Vabbè, però là dicevano che ma serve la copia cartacea di qua, questa devi spedirla per posta, cioè hanno quelle cose assurde, ma anche quando vai tipo all'ufficio informazioni ti danno 57 dépliant, te li aprono e te lo con la penna ti fanno vedere, cioè non è che ti danno il link sulla mappa interattiva, capito? C'è una discrepanza un po' tra il moderno e le tradizioni. E io ho notato che in Giappone... E sono tanti a lavorare però. Esatto, in Giappone secondo me per il fatto che sono così tanti, cioè Tokyo, cioè parliamo di Tokyo in realtà, perché poi negli altri posti non lo so, però a Tokyo, dato che sono in tantissimi, credo che sia per quello, cioè dove in Italia ci sarebbe una persona, in Giappone ce ne sono 4. Sì. E poi sono anche... cioè si lavora non c'è come danno l'idea che appena puoi smettere di lavorare smetti di lavorare. No. Là vedi gente di qualsiasi età praticamente lavorare, soprattutto gli anziani, li vedi ovunque fare anche lavori pubblici, lavori di sì, credo, non so se ci sia anche un problema tipo pensionistico, cioè secondo me è anche tanto sempre questione di cultura, anche cultura forse, sì. Andiamo avanti con la chat perché sennò sì. Allora, I Sin Apology, so anche che in generale danno molta importanza all'integrazione sociale, all'essere perfettamente funzionanti all'interno della comunità, mentre la cosa più disonorevole è essere emarginati. Sì. Fonti, vari video di Beyond Ordinary Borders. Bello.
quel bellissimo. canale, bellissimo. Comunque sì, è così. Sì, comunque è così, c'è... Però soprattutto per loro, c'è una cosa che noi purtroppo, anzi in realtà è una cosa positiva per noi, che noi comunque andando là, anche quando siamo usciti, perché siamo usciti sia con anche gente giapponese ma anche con gente italiana, abbiamo notato che ci parlavano di questa Gaijin Kado, no? Che è una Sì. carta dello straniero, ovvero che tutta quella pressione sociale di cose che hanno tra di loro, nella loro comunità, anche magari delle aspettative, noi magari non le abbiamo e ce le permettono, abbiamo un po' un via libera per fare determinate cose senza sentire questa pressione sociale. Cioè, tutti questi meccanismi che loro hanno non sono validi per gli stranieri, anche perché tu come straniero praticamente non hai modo di entrare nella loro Sì, società. rimani comunque straniero. Sì, Ma cioè, non è razzismo però, perché anche qua si parla, poi ne parleremo, però non è questione tanto di razzismo, non è tipo una discriminazione. È semplicemente che, dato che è molto complessa la società giapponese, loro prendono, cioè rimani l'uomo bianco, cioè per quanto sei nato in Giappone, tutto, rimani comunque l'uomo bianco. allora, secondo me, allora, non lo so se non è razzismo, nel senso Cioè, non è- che... razzismo è discriminazione. Sì, ma Noi allora... non siamo mai stati discriminati, almeno di nostra Beh, esperienza. allora, io non direi che Intranesi. necessariamente non c'è razzismo, magari in certe... È arrivato Matteo! L'abbiamo notato perché ha fatto la Madonna, donazione. grazie mille Ciao Matteo. Matteo. Allora, allora, io non direi... Adesso leggiamo tutta la chat, scusateci, siamo lenti, ma adesso rispondiamo. Allora, io non direi che... Cioè, non escluderei che in Giappone non ci sia razzismo nei confronti degli stranieri. Però quello che dico sicuramente è che tu come straniero non farai mai parte della società giapponese o comunque se riesci in qualche modo ti arriva un pugno. Cosa? Ah, dimmi. Perché quando devo parlare io devi distrarmi? Dimmi, scusa, Tu come straniero non farai mai parte della società giapponese o comunque magari ci possono essere insomma delle eccezioni che magari vivi lì da tanto tempo, ti sposi con un giapponese, ok? Però tu sei sempre visto esterno, ma anche per dire tra di loro, tipo la nostra amica giapponese ci aveva raccontato che una sua collega o comunque una sua amica, una sua conoscente, lei è giapponese ma ha vissuto diversi anni in Australia, quindi il suo giapponese ha un leggerissimo accento australiano e fa super fatica a trovare lavoro perché quella cosa la rende meno giapponese. Però lei è come avvocato. Cioè fa Vabbè. fatica a lavorare come avvocato. Vabbè, ok, ma al principio... Comunque un lavoro in cui la parola è importante. Cioè, allora capisco, però secondo me non è una discriminazione come la dobbiamo intendere noi, è una cosa un po' diversa. Cioè anche da noi in Italia, se ci pensi, uno che magari ha un accento molto forte in un'altra lingua, fare l'avvocato è un po' difficile. Sì, però da come dicevano i nostri amici giapponesi, perché noi chiaramente in 3 mesi non è che abbiamo scoperto vita, morti, miracoli, per carità. Io non escluderei che non ci sia una certa forma di razzismo. Non sto dicendo che sono tutti razzisti, sto dicendo che ci potrebbe essere. Sicuramente può esserci, però ad esempio noi quando eravamo là sicuramente dobbiamo Marco, leggere la chat, l'ultima cosa, quando eravamo in Giappone che noi cercavamo una palestra, ci hanno detto che non potevamo entrare in quella palestra, nemmeno entrare, cioè ci hanno sbattuti fuori perché eravamo stranieri. Perché qua dice Trudi98, non vi è mai capitato di non poter entrare in alcuni ristoranti perché stranieri? L'ho sentito in giro, volevo capire effettivamente capitasse. Allora, noi nei ristoranti non abbiamo mai avuto problemi. No. Però abbiamo vissuto in una zona, si chiama Otsuka, che è una parte un po' fuori di Tokyo, ma neanche troppo fuori, ed è soprattutto vissuta da local, quindi non c'è gente non giapponese, ce ne sono molto pochi. E quindi noi che cercavamo una palestra dove andare, e come Claudia diceva, abbiamo trovato questa palestra, abbiamo cercato 2 o 3 palestre, una era un po' cara, un'altra una via di mezzo, l'altra era, che alla fine noi abbiamo scelto la via di mezzo, perché ci hanno accettati, quell'altra semplicemente non ci... Cioè appena ci hanno visto bianchi, ci hanno fatto così di uscire con gentilezza, ma semplicemente perché diceva che non voleva spiegarci, che c'erano delle regole da spiegare ai giapponesi, quindi serviva un interprete ed era un po' un casino. Allora, secondo me, nella maggior parte delle volte, nei casi, sia come questo qua della palestra, sia come nei ristoranti, è perché loro non parlano inglese. Quindi loro vedono uno straniero, sanno che 99% delle persone non parlano il giapponese
e quindi non ti fanno entrare. Ad esempio, a noi è capitato in alcuni ristoranti che non c'era il menù in inglese e cioè, il personale non parlava inglese. Era Non in è che non ci hanno lasciato entrare, però chiaro che dovevamo arrangiarci, ci siamo arrangiati, abbiamo fatto tutto perché comunque l'ordinazione in giapponese la sapevamo fare, non abbiamo fatto conversazione, però ecco, secondo me già se sai la lingua è molto più E facile. poi è un limite anche, cioè anche loro in realtà nel loro modo di pensare, dovete capire che loro magari si sentono anche in imbarazzo a non poterti aiutare. Sì. E quindi a volte preferiscono piuttosto dire una cosa del genere E poi non- a volte sono anche stufi, cioè nei posti più turistici Mhm. sono anche stufi perché dovete capire che magari ci sono dei turisti americani, dei turisti di altre parti che hanno una cultura molto diversa, non sanno, non conoscono tutte il modo di vivere giapponese e quindi piuttosto di dovergli spiegare non fare questo, non fare questo, non fare questo dentro la palestra, hanno pensato Sì, facciamo solo in giapponesi. palestra c'è tutto un rito da fare di 1000 cose diverse che ci abbiamo messo anche noi un bel po' per capire. Quindi loro È capibile, funzionano dai, è così, capibile. è capibile appunto. Allora, rispondiamo un attimo adesso di colpo tutta la chat Sì, perché sennò vai. quindi è più un limite linguistico. Sì, esatto. Secondo me sì, alcune volte sì. Marco, vedo così tanta natura nel Giappone, più di quello che pensavo, dice il Vitto. Ce n'è Sì. tantissimo, soprattutto a Tokyo, ragazzi, c'è Madonna. tantissimo verde. Ma cioè proprio verde nel senso... Allora, il verde in Giappone è più verde del nostro, nella natura, cioè proprio verdissimo, proprio studio Perché Ghibli in Asia è una reale. cosa diversa. Ma hanno questi... Cioè loro proprio ci tengono... Dobbiamo rispondere Sì, ma- a tutta la chat. Non possiamo fermarci 6 ore a ogni messaggio. Siamo indietrissimo. Sì. Quelli che scrivono adesso diranno: ma cosa stanno leggendo? La No, chat di 20 minuti fa. come Anita noi, non so se c'è Anita Ma- in chat. C'è verde. C'è verde tantissimo, hanno alberi tipo secolari a cui tengono molto. Ciao, grazie. Adesso facciamo tutto uno boom, arriviamo ad aggiornarci e poi lì possiamo prenderci con più calma. Deve scocchiare l'anca. Siete stati a Tokyo Tower? Siamo Sì, stati alla Tokyo Tower. non mi è piaciuta. A me è piaciuta. Yumangatto, come stai? Bellissimo nome. Retaggi culturali, esatto. Mhm. YouTube, però i giovani italiani di oggi sembrano talmente tanto distaccati dalla società da rifiutare anche rapporti sentimentali in giovane età. Allora, dipende sicuramente da persona a persona questa cosa. Forse in città la si sente un po' di più che da dove viviamo noi. E sicuramente internet permette di vivere anche un po' più in solitudine senza troppi problemi. Però in realtà dipende. Secondo me la dipende da persona a differenza, persona. allora secondo me può essere, faccio un discorso breve, Bello. secondo me la differenza è proprio tipo culturale, cioè che loro ce l'hanno nella cultura e noi no, quindi secondo me si può arrivare come in tutte le grandi città, secondo me, in un momento in cui sei sempre più staccato, però il loro è proprio un concetto culturale che noi non abbiamo. Vladimir Ferrero, c'è un motivo per cui sono stati degli italiani a intraprendere le scoperte geografiche. La creatività è un elemento essenziale che a volte in Italia si scontra con le regole. Esatto. Sì. Infatti l'Italia è pazzesca perché se ci pensate tantissime cose dall'Italia sono partite. Cioè in Italia c'è un potenziale di genio creativo anche in ambito medico. Cioè, noi abbiamo fatto tantissime scoperte. Però purtroppo la media italiana, cioè noi siamo proprio... Beh, a parte che cioè, sta ogni tanto compare qualcuno di incredibile, ma poi c'è... Adesso che è aumentata la percentuale degli analfabeti funzionali, c'è davvero una paura incredibile. Giuseppe, il Giappone è l'unico bene, è unico nel bene e nel male, lo siamo, lo si odia, non ci sono vie di mezzo, è vero Giuseppe? Anche se per dirti, ho notato che c'è veramente poca gente, io non ho conosciuto nessuno che è andato in Giappone e non gli è piaciuto. Veramente No. poca gente, magari non gli piace Però Tokyo, però il resto gli Ho piace. notato che adesso va un po' di moda dire che il Giappone è brutto. Cioè, io vedo tantissima gente sui social, tipo anche tipo, no, non mi è capitato proprio di giapponesi, ma erano persone mixed, che tipo dire, ma no, perché cioè, ci tengono a dire tipo le parti Sì, negative perché tutti del Giappone. parlano della parte bella e quindi vogliono essere Cioè, contrari. ultimamente ne vedo proprio tanti, anche tipo che dicono che il Giappone non è così sicuro come sembra. Che vabbè, dopo ne parliamo solo della sicurezza. Un fenomeno di Hikikomori in Italia non mi sembra molto lontano ad oggi. Ah no, ma i Nikikomori in Italia ci sono da un bel Ci po' di sono, ci anni. sono, sì. Sì, quello è vero. Ma in Italia può sembrare una frase fatta, è tutto più sottovalutato perché è lo stesso Stato che sottovaluta in primis tutto. Siamo indietro in questo. Hai ragione, Marti, sono d'accordo. Sarech Lake o Lake, per quanto riguarda i profumi, quali sono gli accordi che consiglieresti di indossare in Giappone? Tipo agrumato floreale? Allora, in Giappone se non indossi il profumo fai un favore agli altri. Sì.
Se devi indossare qualcosa, indossa qualcosa magari in situazioni in cui sai che non sei troppo a contatto con gli altri, magari sai che se devi andare in metro o se devi andare in università o al lavoro, forse è meglio di no, piuttosto un deodorante o cioè l'igiene al primo posto, però se devi indossare qualcosa, sì, qualcosa di agrumato, di fresco, di Di pulito, pulito, di leggero. sognati, non devi neanche provare a indossare cose cuoiate o speziate perché gli fai del male. Allora, le nuove generazioni sono un po' più moderne da quel punto di Sì, vista. però... Quando esci alla sera puoi mettere un po' quello che ti pare, nel senso, però diciamo che tendenzialmente se sei in società, che poi in realtà sarebbe buon tono anche qua, però qua non si rispetta tanto. Lo chiamerei più xenofobia nei casi più negativi. Sì, parlavamo prima del diverso, Ok. sì. È arrivato Matteo, noi ciao, l'abbiamo letto mezz'ora dopo. Nel frattempo ha fatto in tempo a fare un'altra donazione. Grazie Matteo, 5,99 con lo Shiba che tira i pugni, bellissimo. Lui quando fa le donazioni manda sempre gli Shiba, Che carino! che è tra l'altro il mio cane preferito. Tranquillo Marco, rispondi con calma che Anita non c'è stasera. Anita, per chi non lo sapesse, è una lore. Quando abbiamo fatto la live sul suo canale di Claudia la settimana scorsa, c'era sta ragazza che praticamente abbiamo un po' Tu scherzato. l'hai presa un po' No, non l'abbiamo presa in giro, abbiamo scherzato sul sì. fatto che rispondesse in ritardo, probabilmente per la sua connessione o insomma... O anche i messaggi che cose. arrivavano alla mia, perché Abbiamo secondo quasi me... finito la chat, hai visto? Ah. Qual è la lingua? Quindi la lingua è il problema, non la provenienza. No, anche la provenienza, però sicuramente se sei uno straniero che parla giapponese la tua vita è molto più facile. Molto, sì. Bitozza, ciao ragazzi, è tanto diverso il sushi in Italia rispetto a quello giapponese? Allora, in Giappone ci sono, come in realtà anche qua in Italia, due tipi di sushi. C'è il sushi, diciamo, quello che ti buttano addosso, e c'è il sushi, quello ovviamente quello tradizionale, quello che mangi in un izakaya in modo tradizionale. Noi li abbiamo provati entrambi, abbiamo avuto la fortuna di provarli entrambi. Diciamo che tendenzialmente il sushi il pesce più che altro ha una qualità, e anche il fritto, una qualità maggiore a Tokyo, probabilmente per la pesca, semplicemente per il fatto che hanno i pesci freschi ogni giorno e lo dedicano proprio al sushi. Però alla fine non cambia così tanto. Esatto, io stavo per dire che vabbè, io non sono un'esperta di cibo, anzi ne so assolutamente molto poco e non sono nemmeno un'appassionata di sushi, però devo dire che tra tutti i cibi giapponesi, secondo me il sushi è quello in cui si sente meno la differenza. Ti arriva... Cosa? Non ho capito. Secondo me il sushi è quello in cui io ho sentito meno la differenza, nel senso la qualità del pesce è altissima, in Giappone è proprio buono, però c'è il gusto del sushi è quello, vabbè ti possono mettere, oddio ho un lapsus, come si chiama quello verde? Wasabi. Grazie, tipo ti mettono magari il wasabi dentro, ok, però cioè io... Grazie perché non si ricordavano. Caricatevi Twitch e seguite Marco, dice. Un Pikachu. Tipo secondo Claudia me picchiaforte, dice. a volte, cioè, guarda, non vorrei fare la figura della violenta, però Violenta. veramente... È violenta. Secondo me quello che ho... Ma dai! Cioè, poi basta guardare la stazza, cioè, vabbè. Secondo me il cibo in cui si sente di più la differenza, che secondo me sono i takoyaki. Vabbè, tutto il cibo giapponese sì, è come mangiare... No, i takoyaki in Italia io non li ho mai assaggiati così come li fanno in Giappone e nemmeno secondo me... No, i gyoza può essere, però i takoyaki proprio là... Come li fanno là, qua non ci sono, secondo me. Però, allora, ti dico, il sushi in realtà alla fine abbiamo mangiato buonissimo. Più che altro loro non hanno lo you can eat. Loro hanno delle catene dove costa poco. E quindi il sushi, che è quello che ti arriva nei roll, praticamente ti arrivano su questi nastri, lì costa poco ed è abbastanza buono, ti riempie. Comunque anche se mangi tanto, anche tantissimo, la somma sarà comunque più bassa dei nostri all you can eat. Sì, spendi veramente poco. Però diciamo che il sushi, quello tradizionale, vero, noi abbiamo avuto la fortuna perché sono venuti a trovarci i suoi genitori a Tokyo e ci hanno portati per il loro anniversario a mangiare. Noi abbiamo scelto il ristorante, dato che volevano mangiare il sushi, siamo andati in questo posto a Shibuya, bellissimo, con vista sulla città, e abbiamo assaggiato il sushi tradizionale, col wasabi dentro, eccetera. E devo dire che quello lì può piacere o non piacere il sushi o il wasabi, però per me è stato Però secondo me non è un altro gusto rispetto al nostro sushi, cioè cambia, è tipo più buono. Ma anche il riso cambia in realtà, leggermente allora, cambia. Secondo me è più buono, però non è che dici
è un'altra cosa. Que- È quello ma più buono. Quello che abbiamo mangiato l'anno scorso, non quest'anno, quello che abbiamo mangiato al mercato del pesce, cioè lì Era si sentiva la buonissimo. differenza. Sì, però non è che dici è una cosa diversa. Comunque Matteo, non abbiamo dovuto fare nessun vaccino, non No. servono vaccini particolari, cioè quelli classici anche per stare in Italia. Allora, ora voglio di sushi, ho appena mangiato un hamburger, sì, è un bel problema. Marco, ma oltre a... Aspetta che... A te e Claudia, penso Ma sia. oltre, aspetta che non leggo, ma guarda che... Mamma mia. Ah no, È il massimo. Marco, ma oltre a te e Claudia, in Giappone ci sono tanti turisti? No, solo io e Claudia. Da quello che ho visto c'eravamo solo io e Claudia, poi tu ti sei guardato attorno. No, scherzo, ci sono tantissimi turisti. Madonna, è pienissimo. Tokyo è pienissimo di turisti. Pienissimo. Ma anche tanti, cioè ci sono anche tanti turisti asiatici, tipo cinesi, cioè pienissimo di Ecco, cinesi. sbloccato. Sempre, ovunque. Sono ovunque i cinesi in Giappone. Incredibile. E ora voglia di... Ah, già detto, mi sa che Marco vuole essere lasciato stare stasera. Ah, grazie Marco, mi ero scordato come si chiama Claudia. Sushi a parte, chi è il pazzo che mangia l'hamburger alle 3? Beh, noi abbiamo fatto Occhio di Marco che peggio. ti sgama. E ci ho messo un po', devo finire delle cose. Sì, scherzavo, perché devi capire che nella mia chat parlano anche tra di loro spesso. Ma è Cioè, bello, proprio- beh, scusa, cioè mica... Beh, guarda, io sono qua apposta per far parlare... Raga, io i takoyaki ho scoperto grazie a voi, sono diventata una droga, li prendo sempre quando vado al sushi. Mi avete fatto venire voglia di sushi adesso. No, il takoyaki per me, non so se è la cosa numero uno, il cibo numero uno, A lei piacciono tanto i takoyaki. Madonna. A me piace una cosa che però mi sa che non fanno in Italia, che è... Com'è che si chiama? Un lapsus. La frittata. Ah, Okonomiyaki. no, ma sì che la fanno in Italia l'okonomiyaki. Okonomiyaki. Ma certo che lo fanno. Veramente c'è questa sorta di Non alla all'all you can piastra eat, non all'all you can eat, però lo fanno. grande, fanno tipo sta cosa mista di cavolo, a volte ci mettono i noodles, verdure, diciamo che la fanno un po' di tutto, un po' come una nostra pizza, tra virgolette, ed è veramente, veramente, veramente buona. Poi c'è a chi piace e a chi non piace, a Claudia non piace tanto, a me piace tantissimo. Tamago è l'uovo, è la frittata normale. Cosa mi manca di più del Giappone? Chiede Trudi98. La sicurezza. La sicurezza tanto, Sorry. perché voi immaginate, vabbè, a parte Milano è un caso estremo, ormai è diventata praticamente più di Baghdad e qualsiasi altro posto pericoloso al mondo messo insieme, però tu giri e non hai quella fobia, quella tipo... Cioè, io avevo questa sensazione la prima volta che sono andato a Tokyo, lo racconto sempre, che quando vai tipo in città, vai a Milano, ma anche qua a Verona, noi giriamo, hai sempre quel leggero senso di allerta, di dover stare attento a chi guardi negli occhi, di dover stare attento allo zaino dietro di te, a non lasciare le cose in macchina, tutte queste piccole cose che hai davanti a te o dietro di te, seduto in metro, nei mezzi. E invece quando vai là, torni a casa la sera, e un po' perché l'aria è pulita perché c'è il mare a Tokyo, un po' perché la gente comunque è tanta ma c'è silenzio, un po' per questo fatto di sicurezza, sei veramente tranquillo. Cioè tu giri per i mezzi, giri di notte, abbiamo girato in qualsiasi mezzo, non c'è mai stato qualcuno che ci ha importunato. No, a me Mai. sì, una volta è successo. Sì, Però, ma no, confronto- allora io vorrei raccontarla in realtà questa cosa, perché secondo me può aiutare a capire un po' il concetto di sicurezza in Giappone. Matteo, grazie! Matteo... Praticamente Matteo- io vedo tanti video ultimamente dove dicono che il Giappone in realtà non è così sicuro perché ci sono tante persone malintenzionate, soprattutto nei confronti delle ragazze. Allora, la sicurezza in Giappone, secondo me, rispetto ai nostri standard, cioè ai nostri paesi, guarda, se vuoi me ancora un po' più grande, è Grazie, è Matteo, oggettiva. gentilissimo. Cioè, tu in Giappone vai al bar, lasci la roba lì e vai in bagno, lasci la roba lì e vai a ordinare. In Giappone lasci il telefono sulla panchina. A me è successo di aver lasciato il telefono su una Monte panchina Takao. sul Monte Takao. Sono tornata a prenderlo, penso, dopo un'ora e l'avevano dato al coso della polizia e prima di darmelo ho dovuto sbloccarlo, insomma, fare tante cose. In Giappone tu vai in giro con la borsa aperta e nessuno ti prende niente. In Giappone come ragazza, cioè le ragazze girano da sole a tutte le ore. Proprio ragazzi, che capita. Capita, Il certo, malintenzionato, cioè non non è è che che è il in paradiso. Giappone non ci sono i criminali, certo che ci sono i criminali malintenzionati, però è proprio anche qui un discorso culturale, cioè io come ragazza in Italia
anche nel resto del mondo, però vabbè, parliamo dell'Italia. Cioè, io non vado mai in giro sentendomi sicura, ma neanche nel paesino sperduto dove abito. Cioè, perché comunque c'è l'uomo che ti suona, perché comunque c'è l'uomo che viene lì e ti dice ciao bella, e c'è sempre quella sensazione tipo di, cioè che io sento, vabbè, un po' di paura. Cioè, nel senso, non è tanto il complimento che ti fa quell'uomo, ma è che cosa potrebbe farti quell'uomo. Ecco, in Giappone a me è successo che eravamo sul treno una volta, ma non eravamo seduti vicini, cioè eravamo seduti, praticamente ci separava un corridoio e io ero lì seduta col telefono, facevo le mie robe, e a un certo punto sento una presenza intima che non avrei voluto sentire, che spingeva contro la mia spalla, quindi io mi sono girata, ho visto che c'era un uomo giapponese che stava spingendo praticamente le sue parti intime sul mio braccio. Allora, mi ha dato fastidio, ma non mi ha fatto paura, cioè io non è che avevo paura di quell'uomo, io l'ho guardato, lui mi ha guardato, c'era Marco seduto dall'altra parte e gli ho detto: Marco, c'è questo tipo che si sta spingendo un po' troppo. Io mi sono spostata, la fermata dopo, che era la fermata della metro, ci siamo alzati, lui ha visto innanzitutto che ero più alta di quanto pensasse, che facevo più paura di quanto pensasse, poi ha visto lui, penso che in quel momento sia deceduto, perché ha preso veramente tanta paura. Ecco, io, se mi fosse successo in Italia, io avrei avuto paura di quella persona lì, perché avrei avuto paura che potesse farmi del male. Lì invece era questa persona che mi ha dato fastidio, ma non mi ha fatto paura. Cioè, secondo me sono due cose diverse. Facevamo paura noi. Sì. Cioè, noi a volte avevamo la sensazione veramente che facevamo di far paura agli altri, sì. Però, sì, cioè, probabilmente hanno più problemi con la sessualità. Sì, sicuramente. La cosa secondo me più disturbante del Giappone sono tutte le cose under 18. È disturbante. Ogni paese ha dei compromessi. Sì. Diciamo che qua a Milano non hanno magari problemi con la sessualità, ma per l'orologio ti accoltellano in stazione e hanno dei problemi magari facendoti le foto sotto la gonna. Ecco, sì, là tipo c'è anche il discorso, ci sono i cartelli di stare attenti perché ti fanno la foto sotto la gonna. Però secondo me là c'è questa parte, però non è secondo me è meno rispetto a noi, esperienza mia personale, da quello che ho percepito io come donna, è meno collegata proprio alla violenza. Cioè io non ho avuto paura che qualcuno potesse farmi del male, ma che ci fosse qualcuno che mi poteva disturbare. Esatto. Ecco. Allora, ha ragione Claudio, comunque fatemi sapere se si sente, dovrei aver messo adesso la musica di sottofondo molto leggera, quindi fatemi sapere se si sente, se dà fastidio, ragazzi, perché noi non la sentiamo. Ah. E si sente solo da loro. E ha ragione Claudio, il sushi gourmet, in realtà mi avete fatto venire voglia di assaggiare tutti i cibi messi nel blog, soprattutto la monetina col formaggio. Quella è... La moneta! A me il silenzio e nessuna gente invece dà ansia. Dipende, allora, piace, ogni paese ha il suo compromesso. A noi piace molto quel tipo di vita lì, che è tranquillo, nessuno dà fastidio agli altri, e a noi piace. Matteo, è vero che per le foto di criminali sono esposte tipo in metro, che usano questa come deterrente? E non le trovi davanti a non tutte sono le proprio cose, in metro, però ci sono, a volte vedi proprio le locandine con tutte le facce dei criminali, che sono tipo 10 nei combini, a volte nei combini trovo. Che bella sensazione, cavolo, bisognerebbe portare un po' di cultura giapponese anche qua, vero? Alcune cose sì. Purtroppo non c'era mai. Matteo, Marco De Bodyguard. Sì. Ti posso capire, Marco, su questo aspetto a me hanno rubato pacchi e posta per anni in condominio, ora solo punti di ritiro. No, è incredibile. Cioè io la prima volta che quando siamo tornati qua dopo 3 mesi, veramente ci dava cioè sembrava di essere tornati a volte in alcune cose nel terzo mondo. Sì. Era veramente terribile. Si sente sottofondo? Sì, perfetto. Vladimir Ferrero, da 2 mesi che abito a Bogotà, wow, per lavoro, sono professore in una scuola bilingue e non ho visto nessuno, vediamo se continua, no, non ho visto nessuno, eccolo qui, chiaro, non giro da solo dopo la mezzanotte, non ho visto nessuno in generale in quel senso lì, chiaro, non giro da solo dopo la mezzanotte, non vado nelle zone famose per essere pericolose, morale, meglio Bogotà rispetto a Milano, dove ho vissuto e studiato per 6 anni. Guarda, Milano è diventata, abbiamo visto l'altro giorno la classifica, che è diventata sicuramente in Italia la città con più crimini, quella città più pericolosa. Però, cioè, veramente fa impressione. Il Vito, io non ho neanche ancora provato il sushi. Quando sono stato a un ristorante giapponese cinese ho provato, mi ricordo, i ravioli al vapore. I gyoza sono pazzeschi. Il sushi piace o non piace, tendenzialmente quando lo provi all'inizio non è buono. Non è mai buono, cioè è difficile che piaccia la prima volta che lo provi, ecco. Perché è un gusto talmente diverso da quelli a cui siamo abituati noi occidentali.
E perché il contro sarebbe essere che se ti succede qualcosa nessuno interviene, Eh sì. ancora meno che qui. Però in Giappone è famoso il problema di tizi che ti palpano e ti palpano e fotografo, non so se sia esagerato. No, è un problema che c'è. È un problema, poi ovvio non è che lo fanno tutti e non è vero che non esiste, c'è sempre un equilibrio, ragazzi, non è da sì, esagerare né da una parte né No, dall'altra. però in Giappone tipo i telefoni giapponesi hanno per forza il suono della fotocamera e non può essere tolto, proprio perché per combattere questo fenomeno, sì, loro... C'è un problema, ce l'hanno. Yumangato, siete due giganti e mezzo giapponesi? Sì, è vero. In realtà, tipo per dirti anche questa cosa qua fa capire, io quando giriamo a Verona, spesso la gente mi vede magari coi capelli lunghi, abbastanza alto, eccetera, spesso poi magari lei coi vestiti particolari, questo trucco particolare, magari ci guardano. Ci guardano tutti, siamo A abituati. Tokyo non ti guarda nessuno. Cioè si fanno tutti veramente gli affari No, propri. però io ho notato che secondo me è anche il discorso che facevamo prima della solitudine, cioè che loro non fanno capire quando c'è un interesse, cioè loro non ti guardano perché non vogliono tipo dare fastidio, però Sì. io ho notato che dicevo ma scusa ma è impossibile che nessuno cioè nel senso non perché noi siamo chissà chi, però siamo abituati in qualsiasi paese Ti in cui siamo immagini, sei in andati. Giappone, sono tutti diversi, ti Sì, guardano. ma insomma. noi in generale, in qualsiasi paese siamo andati, siamo sempre quel tipo di persona che attira un po' d'attenzione. Poi più o meno in base ai paesi, però siamo abituati. Ho detto, è impossibile che in Giappone non ne frega niente a nessuno. Poi ci facevo caso che se tu tipo, e non so, ero lì che guardavo in basso, all'improvviso guardavo qualcuno, vedevo quella persona che mi stava guardando e si girava subito. Quindi in realtà di nascosto loro ti guardano, però non è come da noi che tipo sono lì così, che ti guardano e che si girano e che ti dicono, Sì, è proprio diverso. cercano di non essere molesti. Esatto. Sanno che dà fastidio agli altri, magari che ti guardano, ti fissano, quindi non hanno quella faccia tosta che abbiamo noi di fregartene, pensare a te, ecco. Matteo, ma sei un patatone, my hero, ha scritto. Grazie Matteo, comunque Matteo praticamente è il mio sostegno di tutte le live, è Sì. incredibile. Grazie mille. Tra l'altro ho iniziato a fare donazioni anche a te. Sì, Hai iniziato che a partecipare carino. alle live tue, a sostenerti anche te, cioè se ti rendi conto è incredibile. Veramente un Grazie. patato. Che poi in realtà lui mi fa praticamente da tramite, poi quando mi dice ma nelle chat private, quando ci scriviamo, mi dice ma tutto a posto nella live che hai fatto, oppure diciamo quello lì dai speriamo che non ci sia rimasto male. No, che hai supporto secondo anche me, psicologico. supporto, sì, proprio del gruppo, della community. Hai Sinapolgi, strano, io la sento però. Cos'è che senti? Forse la musica. La musica? Adesso l'ho abbassato Sì, tanto. perché Marti diceva non si sente la musica. Quanto siete alti? In realtà non così tanto. Claudia, allora io sono 1,86, Claudia 1,54, 53. Sono 1,73. No. No. Guarda, cioè guardati. Questi sono 40 centimetri. Certo. In realtà Sono non ti stramaccata. guardano perché sanno non sarebbero in grado di interagire con voi a causa della barriera linguistica. Ma anche tra di loro non si guardano. Mhm. Cioè, secondo me anche il motivo per cui sono da soli è che fanno fatica proprio, cioè, a fare quel passo lì. Non è vero. Ma mi guardano in senso negativo o semplicemente per attirare l'attenzione? No, c'è un misto. No, ma anche semplicemente per curiosità. Ma a volte Anche c'è proprio la gente, curiosità. questa è proprio una cosa italiana, classica, proprio la gente che tipo passa, fa... Sì, ma non è perché... È semplicemente perché siamo un po' diversi. Ho caldo. Dalla media. Cioè, a voi sembra no, tipo un po' così, ma guardate che è un ragazzo con capelli lunghi. Nel 2025 io ancora giro e la gente mi fa i commenti per i capelli lunghi. E dice Gesù. Quindi voi immaginate nel mezzo del cammino di vostra vita può succedere di tutto. Sto Quindi morendo di c'è anche caldo. gente che non gliene frega niente, la maggior parte non ti guarda, però c'è gente che ti guarda. Non puoi guardarle in senso negativo. Guarda, siamo noi che a volte io per sbaglio mi guardo in senso negativo. No, scherzo. Comunque, sì. Facciamo vedere il nostro appartamento. Se Oh! Scusate, comunque io mi ero già messa più o meno in pigiama. Allora, Perché questo la mia qua giornata era finita. è il nostro appartamento che avevamo a Tokyo. Piango! Allora, perché l'ho messo in un vlog, però era un appartamento di 25 metri quadri in una zona bellissima, come vi ho detto, Bellissima. perché eravamo letteralmente, anzi vi faccio vedere, guardate. Com'è che si chiamava la linea della metro? La Yamanote? Yamanote Line Tokyo Map. Noi eravamo a Kita Otsuka.
perché vedete, praticamente Tokyo è fatta così. Mi accascio un attimo, ma ci sono perché ho male alla mano più che altro. Niente, internet ha deciso di... Sì, di ma funzionare. infatti mi dispiace anche se ho la fibra e ho la casetta attaccata a casa, internet va male lo Vabbè, stesso. si vede male, però Tokyo è fatta così. Praticamente la Yamanote Line è questa linea verde, che vedete, la vedete? Sì, perfetto. Che è questa linea, diciamo, a cerchio che gira in tutte le parti principali della città. Noi avevamo tipo l'appartamento qua in alto, quindi era comunque sulla Yamanote Line, su questa linea qua che collega tutto, e quindi avevamo a 10 minuti a piedi la città, perché eravamo vicino a Ikebukuro. Avevamo di fronte il Combini, questo negozio aperto 24 ore su 24. Avevamo a 2 minuti a piedi la palestra, dove ci siamo iscritti. E poi andando verso la stazione, che era 5-10 minuti a piedi, avevamo tutti questi ristorantini, perché era una zona local, no, da turisti. Ristorantini, supermercatini, di tutto e di più, fino ad arrivare alla stazione dove c'erano Starbucks, c'erano tutte cose moderne, centri commerciali, e poi dalla stazione a Shibuya oppure i centri erano a volte, cioè 15 minuti, 20 minuti eravamo Sì. dappertutto. Quindi veramente una zona bellissima. E l'appartamento era E piccolino, c'era, no, ti sei ma dimenticato interessante. di dire la cosa più importante. La cosa più importante era che Ah, io noi- avevo il baffo, questo era... Questa era una fase Ah, che non- sono contenta che ci siamo lasciati alle spalle. Ecco. Comunque, dal nostro appartamento noi potevamo andare a piedi in tipo 10 minuti fino a Ikebukuro. Ecco, questa è la stazione di Otsuka. E Ikebukuro è un bellissimo quartiere proprio proprio per vivere. E c'era quella passeggiata di 10 minuti quando la facevamo la sera in mezzo alle casette, poi c'era il ponte, Bellissimo, sì. poi era bellissimo. Mi Questa era sembrava l'entrata. di essere in un anime, veramente. Questo era il nostro appartamento da fuori, praticamente. I combini sono aperti 24 ore su 24, Jesus Marcus? Sì, No, sì, in Matteus. realtà chiudono tipo alle 2 di notte e aprono alle 5. No, la maggior parte a Tokyo sono aperti... No, sì. no, ci sono scritti gli orari, chiudono alle 2 e riaprono alle 5, non è proprio 24 ore. Non è veramente. Questo era l'ingresso dell'appartamento. Vedete, noi di fronte avevamo quello. Il Lawson! Lawson. Questa è la strada che vi dicevo. A destra andavamo verso i parchi, verso la cosa. E questo è l'appartamento. Wow! Questo è l'appartamento. No, Quando ho vomitato. ho visto che hai vomitato. Mettevui bene, ma te prego, basta baffi e barba. E continuava, mi diceva, ma non sto bene Ho qua. provato. Allora, Perché in India, quando sono stato in India, non ho portato il rasoio, li ho lasciati crescere. Ho detto, vabbè, allora, provo per un quando periodo. aveva A me non crescono tanto. solo il baffo qua, ci stava anche, non era male, ma quando aveva tutto era proprio no. Il baffo, ragazzi, è da esperti. Allora, noi entravamo, la stanza era piccolissima, era un corridoio con l'angolo cottura qua, e non è che c'era qualcosa di eccezionale. Tra l'altro l'appartamento ci hanno fatto uno sconto facendo dei contenuti, noi menzionando questa agenzia, ci hanno fatto dei contenuti, qua ci hanno anche portato le cose nuove, sull'affitto, e siamo contenti perché abbiamo fatto il video mostrando l'appartamento su TikTok e il mio video è andato viralissimo, è andato tipo 1 milione e passa di visualizzazioni. Quindi sono stati contenti anche loro, che era la prima volta che facevano collaborazioni con dei creator, quindi sono contento. Avevano tutto praticamente però in 25 metri quadri. Piango. E intanto rispondiamo ai commenti. Vladimir, non apriamo il discorso capelli lunghi perché soprattutto in Italia la gente in generale è rimasta molto libera. Sì, ma che poi negli anni 70, radio solo negli anni 80 ricordando. gli avevano tutti i capelli lunghi, cioè io non capisco. Non riesco a capire. Così. Questo è il bagno. Quando entravi avevamo la parte staccata della tazza e poi quella della doccia. Quindi qua avevamo il lavandino, la lavatrice e tutto. E invece dalla parte di là avevamo la doccia. Questo sono io. Disperata. Dopo aver delineato i pro e i contro, considerate il Giappone come meta da consigliare e magari trasferirvi per un periodo di tempo? Allora, io come meta da visitare assolutamente. Trasferire dipende qual è il tuo lavoro. Però in realtà, cioè, allora, perché è difficile vivere nella società giapponese, sia come giapponese che come straniero sotto certi punti di vista. Però come esperienza io ti direi anche di sì. Cioè da visitare come turista assolutamente. Ma anche in realtà, cioè se ti piace tipo la cultura, la società giapponese, eccetera, e vuoi provare per un periodo, sappi che molto probabilmente sarà duro, molto duro, ma io te lo consiglio. Allora, noi ci siamo trovati benissimo. Sì, ma noi non lavoravamo con i giapponesi. Sì, ho capito, ma qua, cioè, il 99% delle persone
vanno, non è che vanno a lavorare con i giapponesi, vanno un po' come noi se ci vanno. Oppure fanno dei lavori normali, ecco, non in ufficio. Sì, Comunque vabbè. sì, cioè noi, almeno io lo consiglio, noi ci siamo trovati da Sì. Dio. Claudia, hai un genere musicale o degli artisti che ami Che particolarmente? bella domanda. Claudia e Marco, New Tokyo Idols. Sì, che il discorso delle idols comunque è agghiacciante in Giappone, cioè è la cosa, quello, le maid, tutto quel discorso lì, Vabbè, e in generale secondo me è la questione rispondi tipo alla più domanda. inquietante. Allora, genere musicale, ti devo dire che identificare un genere musicale specifico farei fatica, anche perché dipende dalle fasi della mia vita. E anche dirti tipo un cantante o Beh, un ti piace molto artista. Marco Mengoni, mi sembra di Madonna, io ricordare. non lo reggo, mi Ah, dispiace se non... ci sono dei fan di Marco Mengoni, cioè proprio no. Zucchero sei particolarmente Dai, ma attratta? smettila. Ci sono tante cose che mi piacciono. Allora, a me piace tipo la musica, specialmente rock. Rock è un genere molto vago, però non lo so, tipo quello che stavo ascoltando 2 giorni fa erano System of a Down, perché mi sono collegata al fatto che non sono riuscita a prendere i biglietti per il concerto, eccetera. Recentemente ho ascoltato anche. Ora provate. Sì, sì. Ah, ok. Vabbè, gli hymn mi piacciono tanto, per dire. Cosa ho ascoltato recentemente? Vabbè, poi tra i miei grandi amori c'è tipo, mi piace molto Lana Del Rey, mi piace molto Lady Gaga come era una volta, fino ad Art Pop, perché da Art Pop in poi io non mi riconosco neanche in Mayhem, l'ultimo album che ha fatto, eccetera. E vabbè, mi è venuto in mente Ozzy Osbourne, che è venuto a mancare di recente, mi piaceva anche lui. Mi piace anche tutta la new wave, per dire, quindi Beh, eh, anche tipo Tony F, ti piace ma Blanco? smettila! Non... Susie and the Banshees mi piace, Cocteau Twins, tutte, insomma, anche tipo un po' il genere goth mi piace molto. Penso di aver fatto un. Beh, poi grandi idoli della mia infanzia, i Tokyo Hotel. Penso che la mia prima crush Che seria non è un hotel di adolescenziale Tokyo, è era una Bill band. Kaulitz. Ecco. Madonna, Bill Kaulitz. Allora, l'unica canzone meno mainstream... Ah, scusa, ho sbagliato. Comunque io tendo a guardare le persone per ammirazione. Ops. Insomma, ci sta. Vuol dire che non hai cattive intenzioni. Sì, ci però sta. si vede la differenza di sguardo. Cioè, gli sguardi che dicevo prima erano proprio tipo di persone che. Non so come definirlo. Cioè, non è uno sguardo da buona intenzione, ecco. Magari perché lo trovo affascinante o bello. E vabbè, insomma, ci sta. Ci ognuno sta, poi lo- infatti è mia proprio opinione L'unica canzone personale. meno mainstream di Mengoni dell'Inferno, ascoltatela, a mio parere, è stupenda. La mettiamo domani in macchina e vediamo. Ci In provo. realtà, in un periodo di quando ero piccolo, Mengoni quasi lo ascoltavo. Vladimir Ferrero, trekking l'avete fatto? Tokyo è una città a misura di bicicletta come Bogotà oppure pericolosa? Poi tutto a piedi. Si può andare in realtà, per assurdo, ogni zona, Tokyo è come se fossero delle microcittà. Da una microcittà all'altra, in 20 minuti a piedi, mezz'ora, ci arrivi. Quindi per assurdo è gigantesca, ma tutte le parti centrali sono ben connesse. Poi la metro è connessa benissimo, la bici è connessa, cioè con la bici ci arrivi tranquillamente. Però trekking devi uscire un po', in 45 minuti di metro puoi arrivare alle montagne senza problemi. Noi siamo andati a fare trekking sia a Nikko, quindi alla zona dei templi, ma anche sul monte Takao, quindi abbiamo fatto anche di trekking, è bellissimo, veramente, veramente bello. A me è venuto in mente che comunque ascolto anche il Visual Kei. Mi è venuto in mente. Facciamo finire di vedere un attimo il... Ma sì, ma l'abbiamo già visto l'appartamento, cioè no, video. volevo far vedere solo la parte principale. Questa era la stanza principale, basta. Quindi avevamo la TV, il piccolo balconcino, qua mangiavamo e facevamo il lavoro e tutto, che la mattina lavoravamo. Mattina si lavorava, io facevo yoga, poi si faceva colazione, si andava in palestra, poi pranzo a casa e poi andavamo a visitare la città. Un po' tutti i giorni sono state così. E poi la sera mangiavamo fuori perché il cibo costa poco e quindi valeva la pena spendere €1 in più confronto di mangiare a casa e di mangiare fuori casa, ecco. Anche perché ti veniva voglia proprio. E poi dice qua, com'è che si chiama? Abbiamo già letto questo. Sono appena rientrato, di cosa stiamo parlando? Allora, Claudia stava dicendo che, vabbè, la sua altezza è 1,40, le piace Marco Mengoni, è appassionata di Tony F e basta.
Claudia, per caso è un genere artista musicale preferito? Ma è incredibile il Vitto. È la domanda a cui allora, abbiamo appena... uno in assoluto non lo so, sai. Perché anche dipende tanto dal periodo. Non te lo saprei dire. Gali. Beh, in realtà alcuni album di Gali a me piacciono anche. Siete Cioè, non bellissimi. direi Grazie, che... Serena. Grazie. Conosco brand come The Gazette, sono pionieri italiani. Sì. Ci sta. Belli di Gazette. A me piace, beh, io ho già fatto in realtà un video in cui faccio della musica, quindi non serve. Ho fatto una live una volta in cui ho fatto vedere Ado, le musiche giapponesi, Sì, ti sei Expedition appassionato. 33. Canzoni giapponesi, sì. Per dire stiamo studiando il giapponese, anche se sembra che stiamo studiando l'arabo. E ogni tanto, cioè, è proprio divertente. La musica giapponese è proprio divertente da studiare. Io sto con Marti in questo momento. Marti, sì, Marco, vuoi essere decisamente lasciato stasera? No. Io parlo solo di cose e di fatti. Lei si vergogna a dirlo, ma è grandissima fan di Gali. Conosco bene band come The Gazette. Ma poi già. Gali, poverino, in realtà fa il suo ed è anche bravo. Cioè, potevi scegliere un altro nome che poi non sia il mio genere, ok, però, cioè, è quello sbagliato. Giovanotti. Siete mai stati a qualche serata Dark Goth? Nella vostra zona c'è una scena molto valida. Dove? Mi vengono in mente le serate Night Breeze a Padova, per esempio. Mi capita di vederci tanto. Ma non ci siamo mai... Ma dimmi Sì, quali sono questi no, ma posti, perché che noi quelli- siamo fuori dal nulla e viviamo nella nostra camera. Quelle lì sono le... cioè, Esperto, dai, ci dica cosa sono quelle. perché Padova è una città di universitari, quindi gli universitari che Oh. non fanno niente dalla mattina alla sera sono dei drogoni. E, Lui e ce gli l'ha questa cosa della droga, gli piace fare la vita qua, così qua e là. Alla fine vanno anche in quei posti lì. Stavo per chiederti, Marco, se parli arabo. Dammi la mano che c'hai nel cuore. Solo Tokyo. Dammi una mano che c'ho nel cuore solo Tokyo e il Giappone. Ah, sì, nel senso che sì, in realtà è un problema anche nostro. Cioè, in realtà noi non è che eravamo partiti con l'ossessione per il Giappone, ma anche adesso non è che ne siamo ossessionati. Solo che era un paese in cui abbiamo detto, ok, se vogliamo provare a vivere all'estero, abbiamo guardato i prezzi di tanti stati e cioè erano veramente improponibili. E allora abbiamo detto, vabbè, dai, andiamo in Giappone. E poi ci siamo stati bene, anche la cultura, anche a livello di moda. Oggettivamente si sta bene, oggettivamente si sta bene, funziona tutto bene, c'è tantissimo da vedere, non ti stufi mai, le persone sono pazzesche. Abbiamo un amico là stretto, Kenta, che è un patatone. Scusate. Non a caso Gali è anche un'icona fashion, Claudia. Sì, non è tanto il mio stile, però sì, ci sta. Magari c'è anche qualcosa in Islanda, non è lontana da Padova. Però hai ragione. E cos'era l'altra? Ma tu lo sai band? che è una città Sì, quella lì? lo Ah, so, ok. ma cos'è che diceva? Diceva due città. No, Una era vicino... Hanno dei sassi forse, piena sì, di dei sassi, sì. Ci sono i sassi. Il Vitto sta citando Tony F a Sanremo. Ah, ecco, vedi. Non lo sapevo. Non lo sapevo. Noi non siamo né sanremesi. Io non ho mai guardato Sanremo nella Hai mia colto vita. la cita, infatti. E mi Dammi la mano, una sento, canzone di Tony F, e se non quando, siete arrivati. e quando c'è Sanremo mi sento come, adesso che non mi viene il nome, che è la mia icona, il tipo che dice sempre, ma che me frega a me di Sanremo, io devo ascoltare l'heavy metal, è il mio spirito guida. Come si chiama lui che non mi viene il nome? Forse cosa, come si chiama? Jerry Scotti. Ma che Scotti, Ma Kenta, no. intendete Walls Kenta? No. No. Dammi la mano, è una canzone... Ah, ok, Tony F, se non siete arrivati. Noi figura... I sassi, le luci, Babbo Natale. Tale. Quanto è cara la vita in Giappone rispetto a Milano? La metà. Allora, dipende ovviamente dal momento storico. Noi siamo andati in un momento in cui lo yen è comunque anche basso confronto all'euro, perché sono quasi in recessione economica. Però bisogna dire che quando siamo andati noi e alla fine più o meno è da un po' che è stabile così, in realtà gli affitti sono alti perché sono comunque in una città, sono più o meno come Milano, forse leggermente meno di Milano. Ovviamente bisogna accontentarsi di posti più piccoli, Sì. perché gli appartamenti sono più piccoli confronto a una città come Milano, perché ovviamente è tutto condensato, tutto pressato. Però se ti abitui a degli appartamenti piccoli e l'affitto che costa più o meno uguale a Milano, o forse un po' meno, Meno, sì. il resto costa tutto meno. Tanto meno Cioè anche. il cibo è la cosa che costa meno,
E Ma anche i ci sta trasporti, bene. I cioè la trasporti costano metro, poco. tu vai a Milano e hai 2 euro, cosa sono 2 euro e qualcosa per un biglietto di metro. A Tokyo paghi in base alla distanza, la distanza più lunga che abbiamo fatto in metro, cioè contate quanto è grande Milano e quanto è grande Tokyo, la distanza più grande da una parte all'altra di Tokyo, perché poi ti porta anche fuori la metro, è 1,50 euro. Nella quotidianità che fai qualche fermata così da un quarto d'ora 20 minuti sono centesimi, cioè non arrivi a pagare 1 euro il biglietto. Perché io non ho mai sentito Tony Hawk. Anch'io Io non ho neanche idea di come Anche- sia fatto in faccia. Ah, è tipo rap, trap. Oddio, ma è... Quelli che si Guarda tengono la quanta mano gente. qua, cosa tieni? Guarda quanta gente però. Ah, ok. Ma lui è comunità LGBT. esatto, perché in caso secondo me avrebbe una marcia in più, visto l'aspetto. L'hai visto Cioè quella queer, secondo me ci sta. al bodyguard. Ah, Gali, guarda, fa il DJ Gali dietro. E questo, oddio, sembra... Oddio, ma è Angelo. Il nostro È amico. un nostro amico, oddio. Cos'è che c'è scritto Nas? Cosa c'è scritto? Nine Wild Ma che nine? C'è una S. Voice Ma che è una N? Nos. Noise. Ma poi perché ha un teschio con le ossa che sono sproporzionate e basse? Insomma. C'ha il ragno, secondo me è il ragno di Hunter x Hunter. Ah no, è un ragno diverso. Vabbè, C'è lui un sacco di ragni. è un fico, va bene. abbiamo reagito a Tony. Esatto. Sembra un tipo da spiaggia, sì, è un tipo, lo trovi solo lì. Non ha... E... Oddio, sono messo indietro. Guardate che a Milano dei buchini costano un rene. Ecco, Ma quindi infatti. io preferisco Tony Stark. Ma il Vitto, ma sai che in effetti Tony Stark è più interessante, anche secondo me. Non vi siete persi molto. Abbiamo recuperato Hai recuperato tutto, quello che serviva. Marco, ti mancano quegli occhiali. Ce li ho! Ma non sono fatti così gli occhiali. Adesso si metterà a fare la luce negli occhi. Ci siamo ridotti a leggere il tatuaggio TNF. No, Maria, io esco, ma guarda, infatti, per fortuna. Comunque non ho ancora capito cosa c'era scritto nel tatuaggio. Vabbè. Una volta ho comprato a Milano un tramezzino con del salmone da un negozio filippino. Non era niente male. Allora, se era filippino, probabilmente era buono. Però di Milano, a parte che la cucina tipica di Milano ormai non è neanche più la cotoletta, ma è il poké. Quindi sembra un tipo da spiare. Audio, lo hai fatto davvero? Io l'ironica. No, Claudia è etero, gli è nata una figlia ieri. No, Caspita. allora niente. Caspita. Peccato sia buono da morire, ma insomma, poi lì sono gusti. Sono gusti, non è il mio genere. Non è il mio genere, però. Però ci sta che possa piacere. sì. Cioè non è brutto come ragazzo. Capisco che insomma. può piacere, sì. Gli occhiali. Una volta F aveva detto di volersi candidare come sindaco di Roma. Se ciò schiaverà, fate bene a trasferire il secondo. Siamo arrivati a leggere. Allora, Xarek fa una domanda. Dice, conoscete Fujikase? Allora, io ho un canale secondario. Ho 4 canali praticamente. Uno dei canali è un canale in cui faccio reaction. Mi hanno chiesto settimana scorsa di fare la reaction a Fujikase, Ok. che è un cantante giapponese. Sì. Ho fatto la reaction, non mi è piaciuto per niente. A me di Ok. solito piacciono tutte. Forse dovrò sentire altre canzoni, forse ho scelto la canzone sbagliata. Ha fatto una canzone tipo sulla spiritualità. Ok. Ma era talmente tipo un ego spirituale. Se uno ti parla di ego spirituale, tipo una sì. superficialità nel parlare di temi tipo sensibili, che mi ha fatto veramente impressione. Quindi purtroppo non... Condividi il canale della reaction? Oddio, è un po' imbarazzante. Di solito non lo condivido il canale reaction, però se volete ve lo do, dai, solo voi della live. Comunque è in inglese, perché è un canale staccato da quello che faccio di solito. Oh! Ma poi chissà cosa c'è, chissà qual è il suo È tatuaggio. questo canale qua comunque, ragazzi. L'avevo fatto tempo fa come Ma esperimento. fammi vedere un micro pezzo di Fujikase. Che è il vento del Fuji. Sì. Casa e vento. Questo qua è il canale. Fuji è Fuji. Che magari Fuji ha anche un significato e noi non lo sappiamo. Questo qua è il canale. E vediamo se... Forse... Ah, eccolo qua. Sì, 6 giorni fa. Sì, ma io volevo vedere il video, non la tua reazione, perché sennò cosa vedo lì in basso?
Non posso farti vedere il video perché prendo il copyright. Ah, ok. English? Se riesco a farti vedere così. In tutti argomenti un po' particolari. Ok. Prema è una parola in sanscrito praticamente. Wow. Ha anche una bella voce però. No, a me non piace la voce tanto, sinceramente. Però è molto tipo egocentrico, mi dà un po' quell'impressione lì. Allora, io vi devo dire una cosa. Io ho proprio tipo un genere, che poi ci ricolleghiamo anche al perché non mi piace Marco Mengoni, di tipo cantanti, anche donne, ma anche uomini, che fanno tipo quelle canzoni che secondo me sono tipo normali. Cioè, che non hanno tipo, non è un genere ben preciso, non hanno tipo un tocco particolare. Ecco, lui è uno di questi, anche com'è diventato Ed Sheeran. Non come era Ed Sheeran quando faceva tipo A-Team e tutte quelle cose lì. Voi immaginate tipo l'Ed Sheeran di adesso, per me è una cosa insopportabile. Per me è una cosa insopportabile Marco Mengoni e per me è insopportabile anche questo. Allora Matteo dice: bella che la tua ragazza voglia vedere il video e non la tua reazione. Voi dovete sapere che io ho Matteo, costantemente dopo- le sue reazioni. Matteo, dopo ti mando, Non mi serve neanche vederle. ti mando io la donazione. Qual era la canzone? Questa qua, Prema. Marco con Culi sembra il chitarrista di una banda musicale blues che suona per le strade di New Orleans durante eventi e saranno notturni. Bello. Molto specifico il dito, molto specifico. Musica da sagra di paese, io mangato disse. Ti consiglio Ana, di canzone. Adesso Dovremmo ascoltiamo. provare a sentirla. Comunque Tony F ha scritto Nosnil sulla panza. Ah! Cos'è Cosa vuol dire? Cos'è no? Cerca cosa vuol dire no snillo. Sarà la sua lingua, forse non è italiano. Claudia, hai un Marco Delia, non ti serve un Marco Mengoni. Ma vedi che Matteo è un patatone. Guarda, io ho scritto grazie Matteo, qui ce l'ho sempre qua. Quando viene fuori la tua parte neanche slava, perché tu sei balcano. Sono io Non slava. sono balcano. Sì, te la devi mettere via. Sì. Le tue origini sono quelle. Mia madre era di origine balcana. È di origine balcana. Ma se sei metà e metà. Cioè, vedi, ha fatto tutto sto video con tipo in questo villaggio con i bambini poveri. No, a me non a è dire il tema. siamo tutti uguali. Ma a me non è il tema che disturba di più, a me è proprio lo stile musicale No, che vabbè. mi... No, la canzone neanche mi è dispiaciuta, però è proprio il tema che ha detto mamma mia. Cioè, è un passo indietro verso la consapevolezza da dare alle persone, è veramente incredibile. Andasse il video, ma... Ecco qua avevo parlato di queste cose. Probabilmente mi hanno detto anche tutti i suoni. Sì, ma parlare di spiritualità online secondo me si va fatica. È un po' difficile, sì. Un po' difficile. Vabbè, comunque... Vabbè, però magari sentendo altre canzoni, farò non la lo so, reaction adesso abbiamo anche- visto 10 secondi, cioè... farò la reaction anche ad Ana. YouTube, io apprezzo anche alcune canzoni di Taylor Swift che l'hanno maloide mainstream per eccellenza, ma vado a ricercare tagli, artisti, canzoni poco mainstream per apprezzarli. Ci può stare. Per dirti, io non sono fan del rap, non sono super fan, però sono cresciuto con Eminem e tipo Eminem a me piace tantissimo, soprattutto le canzoni non mainstream di Eminem. Quindi sì, lo capisco. Io consiglio Samurai Metal di Ryujin Gize. Samurai Metal, bel nome. Comunque farò la reaction, mi segno tutte queste. Hai un nuovo materiale per le tue reaction. Segnato. Le canzoni in giapponese sono meglio di quelle in inglese. Ana, Hilary Matsuri è la più popolare da vedere in live? Sì, probabilmente sì. Ho notato anch'io che quando le uniche che mi piacevano intanto quando hanno fatto qualche canzone italiana erano le Baby Metal. Lui è mega fan delle baby metal. Baby Metal, Ado. Beh, Ado è molto brava. Atara Shigako, Henry. Atara Shigako, sì. Poi chi è che ascolta di giapponese? Basta. Si chiama quello che fa Stay With Me? È Henry. Ah, è Henry. Marco, ma come mai questa sera hai cambiato postazione? Perché siamo a casa di Claudia. La musica che avete messo ora tu è splendida. Qual è la musica che abbiamo messo ora? Forse intendi quella di sottofondo? Le canzoni scusami. Claudia, scusa.
Marco, con quegli occhiali sembra il cantante dei Sisters of Mercy, per la gioia di Claudio. Oh, Cos'è Sisters of Mercy? cerca. Scusa, non li conosci neanche tu. Simpatico. Allora vedi che non li conosci. Cerca. No, in realtà conosco. Adesso dirai, ah sì, è vero. Sapevi. No, non è tipo un gruppo di cui conosco la discografia a memoria, ma so chi sono. Non li conoscevo. Questo qua intende comunque, secondo me. Questo qua a sinistra. Sì. Hai mai reagito alle canzoni di Vocaloid? E sì, intendo quella in sottofondo, però il brano precedente. E in realtà è una... ho messo una... perché di sottofondo tu non lo senti, ma ho messo una playlist tipo no copyright, tipo lo-fi, quindi quelle molto tranquille da sottofondo, da live, insomma. E quindi non so che canzone sia, perché è tipo un sottofondo di 1 ora e mezza, 2, che va avanti, tipo di continuo a cambiare canzone. Marco, hai provato? E comunque i Vocaloid... ma intendi... Ah, ma è una band che si chiama Vocaloid? Perché Vocaloid dovrebbe essere... I Vocaloid non sono quelle canzoni fatte tipo Ado, quando ha iniziato faceva i Vocaloid. È diventata famosa facendo dei Vocaloid. Non so, non te lo so dire. Perché quando io non so qualcosa lo ammetto e non faccio finta. Sì, prima hai detto della band. Vocaloid. The Singing Voice Synthesizer Software Developed by Yamaha. Ah no, allora... Ah, Ma è un genere musicale di... Ma questa non è quella che abbiamo visto nel video che abbiamo... Ma allora sì, Ado sono quelle... sono le canzoni, diciamo, fatte non da persone, tipo che tu vedi la persona che canta, ma... No, non credo. Pre-recorded voice banks from human singers. Questa è quella che abbiamo visto nel video Sì, del tipo che ha fatto l'albero di Natale con le cose catodiche. MV Blog. Madonna. Sono istituti vocali loro avatar virtuali sviluppati originalmente da Yamaha Corporation. Il software permette di creare canzoni inserendo testo e melodia all'avatar character vocal, rappresentando la voce generata dal programma con diversi personaggi che hanno voci stilistici. Ok, no, allora non... no. Sì, è una roba del genere, non la so definire, dice Ice in Apology. Marco, hai provato la buccia di banana sulla pizza? Mi chiede il ditto. No, non ho ancora provato la buccia di banana sulla pizza, Perché però Claudia l'ha provata. No, non l'ho provata, non capisco perché dovresti È provarla. una lore della mia live. Ah, va bene. Tenetevi i vostri segreti. Jessie Style. Conoscete Kenshi Yonezu? No. Conosci Kenshi Yonezu? No. Non so, vediamo. Kenshi è un cantante? Penso di sì. Sì. Japanese singer, songwriter. Ah, che capelli. Che fico. Ah, lui fa Vocaloid Music. Allora vedi che è così. Va, comunque MM Nin tutta la vita. Cos'è MM Nin? Vediamo. MM forse intende Marilyn Manson? Forse. E Nin? 9 Inch Nails. Sì, che è un gruppo. Ok. È un gruppo musicale che tra l'altro ha un sacco influenzato un certo tipo di moda giapponese. Vocaloid è quella che ha creato Hatsune Miku. Ecco, Miku è quella sì. di Hatsune Miku. Vitto, povera Jessie. Ma si scherza. Anche tranquillo, sì, una roba del genere non la so definire. I Vocaloid credo che siano precursori delle voci IA odierne. Rip e spoiler sul Giappone. 3 anime preferiti di entrambi, reaction a sfilate. Claudia parla di archivi di varie maison e Marco va in palla. Esatto. Allora, per tutto ciò che riguarda le sfilate, seguite Claudia, ragazzi. Seguite Claudia, lei fa tutta la parte di sfilate, di moda. E il video dice Marco su Death Note che me l'ha anche consigliato. Death Note secondo me è l'anime da guardare come primo anime, secondo me. Hai saltato una domanda comunque. Mi avevano chiesto quali erano... No, è dopo forse. No, qua. 3 anime preferiti Adesso di rispondo, se entrambi. volevo rispondere a tutti prima. 3 anime preferiti di entrambi. Allora, Difficilissimo il per me. suo
Allora, i suoi 3 preferiti. Facciamo così, Non li facciamo so. un gioco. Mm, Tu dici i miei 3 preferiti e io Mm. dico i tuoi. ok. Va bene? Vi dico già che lui i miei non li sa. Ecco, perfetto. Ana? Sì, No, Nana? Non so se non è un mio preferito. Ma se mi dici sempre che è il tuo preferito, Nana. Ma non ti ho... No, io ti ho detto... Cioè, io ti ho spiegato 1000 volte la lore di Nana. Tra l'altro, nessuno ha commentato, Guarda, cioè, nessuno ha commentato la non mia è il mio maglietta. preferito e poi c'ha la maglietta. No, allora, se dovessi dire i 3 miei preferiti, non sarebbero i miei 3 preferiti, però è sicuramente un anime super importante per la moda e che dovresti guardare anche tu, secondo me, per avere un po' di cultura personale. Però, Nana? vai avanti. Poi a te è piaciuto Hajime no Ippo? Non è nei miei preferiti. Allora non so, saranno tutti quelli... Dai. Allora, i tuoi sono Hajime no Ippo, forse Hunter x Hunter, No. non è Hunter x Hunter, Steins Gate. Può essere, cioè non so se lo metterei tra i 3, però può essere. E sì. Vinland Saga. No, non so. Vinland Saga no. E... Non so se ti è piaciuto Attack on Titan, forse no. Contenta, ti potrei dire top, però One Punch Man per me. Ah, è vero, era One Punch Man. One Punch Man è geniale, secondo me. E vabbè, in realtà mi è piaciuto anche Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, cioè sono più leggeri. Vabbè, Full Metal Alchemist, incredibile. Bello, Full Metal Alchemist. Cioè ce ne sono di pazzeschi, quello sì. Quello abbiamo visto anche. Ma io infatti sto Hunter x cercando, Hunter abbiamo sto visto. cercando anche i miei 3 preferiti. Allora, non so se sono i miei 3 preferiti, però a me piace tanto il livello visivo. Chiaramente, se non la smetti di scrivere non è vero. Io No, parlavo con Matteo che ha scritto seguite Claudia, è molto più brava di Marco. Non è vero. Grazie! Allora, Matteo, ritiro la donazione. allora, a me è rimasto impresso molto Steins Gate, era bellissimo Steins Gate, proprio a livello di storia mi è piaciuto tanto. Vabbè, a me piace tanto Yoshitaka Amano come... Però non sono anime, sono più film. Cioè non so se anime intendi film o serie. Beh, Evangelion. Aspetta, no, vabbè, la pubblicità pure per le live, in che senso? Perché ci sono le pubblicità? In che senso? Cioè che ti è venuta la DV? O intende quello che abbiamo parlato adesso di... Cioè per te la pubblicità del tuo canale? Non lo so, non ho Vabbè, capito. adesso ci dice. È partita la pubblicità? Ah, Ma allora com'è la aspetta pubblicità? che... Come mai? Forse l'ho... Oh, mi sono dimenticato di toglierla. Perché di solito la metto, ma finita la live. Cioè come un video normale, diventa un video normale. Sì, ecco. Adesso dovrebbe essere a posto. Ma allora sono venute anche prima? Boh, non si sa. Sì. Adesso l'ho tolto, scusate. E... Ci sono pubblicità ogni tot, sì, ok. Ragazzi, se vi capita in live, ditemelo che tolgo tolgo l'impostazione. Poi in caso la rimetto come video normale ogni mezz'ora, che è il minimo, quando poi è salvata. Però durante la live in effetti capisco che può dar fastidio, quindi in caso ditemelo che la tolgo. No, questo per me era la prima, meglio dai, almeno... Dovrebbe essere, anche se ci sono in teoria, l'impostazione è sempre al minimo, quindi ogni 30 minuti. Però, se non ci sono, capisco che è meglio. Scusa, mi stavi dicendo? Stavo pensando ai miei 3 anime preferiti, ma in realtà non lo so nemmeno io. Grazie Matteo, patatone, patatone! 2,49 €. Comunque lui fa veramente tante donazioni, Matteo. Grazie Matteo. E io vi ho detto più volte, lo sa benissimo, che è super apprezzato, super grato, non è una cosa assolutamente necessaria che deve fare, ma mi dice che lo fa con piacere, quindi noi... Cioè, sai che sono molto grato, molto contento. Vabbè, Evangelion, eccetera, come si chiama? Anche Ghost in the Shell, però non è che sono proprio anime, sono film. No, cioè più che altro non sono Evangelion serie. è una serie. È una serie. A me era piaciuta anche tanto che ho visto Senza di te, ma in questo momento il mio cervello non sta più funzionando, quindi non mi ricordo il titolo, non mi ricordo più niente. Il mio cervello è andato in burnout completo. Vedi perché metto gli occhiali, vedi come sono senza occhiali. Sono così con gli occhiali anche senza. Un po' strano Sto senza help. occhiali, in effetti. Anche a me prima.
Alessandro Masamune Barba. Ciao Marco, sono Alessandro, scrivo ora dal Giappone. Grande Alessandro, lui Che è bello. un ragazzo. Secondo ti dico a volte che mi scrive sto ragazzo, ci siamo scambiati anche delle mail, e lui si è trasferito in Giappone a Osaka, se non sbaglio, correggimi se non erro, e mi dà qualche consiglio, è lui che mi ha suggerito per la working holiday visa e come trovare lavoro. Che bello, che invidia in questo momento Alessandro nei tuoi confronti. Matteo, sono molto grato io di averti e ora ora averti trovato un patatone. Non ho detto avervi trovato, sono Averti anch'io. e ora avervi trovato. Ah, Ok, ecco. adesso ho capito. Eh. Però un po' più me, diciamo la verità. Siamo onesti, dai. E Alessandro, servivi prima quando abbiamo parlato di Giappone, così poi Marco, ci se vuoi potevi... domandami sul visto e altre domande, se vuoi domande sul visto e altre domande dimmi. Allora, l'aggiornamento è che probabilmente l'anno prossimo cercheremo di venire con la Working Holiday Visa, quindi con questo, perché lo fanno prima dei 30 anni e basta. E siccome ai 30 anni non è che manca così tanto, il modo per stare inizialmente più di 3 mesi e provare a cercare tipo collaborazioni da lì sarà con la Working Holiday Visa. Quindi probabilmente saremo o torneremo come turisti. Il problema di tornare come turisti è che non possiamo trovare collaborazioni là o non possiamo trovare lavori là, e quindi quello lì sarebbe un modo per stare più di 3 mesi o per stare 3 mesi ma chiedere soldi, cioè chiedere collaborazione, perché andare là e non avere nessuna scusa da un punto di vista finanziario, e quindi che è tutta una spesa, quindi che dal Giappone non ci guadagniamo niente, diventa un po' così. Poi è comunque un po' un investimento dal punto di vista di contenuti, perché comunque lei va nei negozi belli di moda, andiamo a eventi particolari, io vado comunque, cioè faccio Vabbè, il vedere... lavoro con l'Italia rimane, non è che andiamo là... Sì. Cioè, lavoriamo comunque. Però comunque se avete delle domande specifiche su Blanco, Tony F, Claudia è esperta, quindi può rispondere. Io mi eclisso. Le canzoni consigliate di Kenshin Yonezu: Kickback, Peace Sign, Iris Out. Grazie, me le segno. Cosa era? Peace Sign, Kickback. Oh. Marco, le ragazze ti dicono che hai, per caso, che hai una presenza rassicurante o una presenza rassicurante? Sì. Sì. Sì, bellissimo il Giappone, ragazzi. La vita studentesca molto bella. Spero che lo sarà anche quella lavorativa, dice Masamune Alessandro. Noi gli auguri te li facciamo. Vero, però ci sta. Cioè, alla fine... No, ma non ero ironica. Sì, no, è che abbiamo parlato prima della questione lavoro, della questione... Sì, ma cioè, insomma... noi, secondo me, noi poi soprattutto come stranieri ce l'abbiamo meglio, sicuramente. C'era qualche sorta di corso, evento, non so come chiamarlo, di make-up delle geisha? Chiede Matteo. No, non l'abbiamo fatto. Aiuto, ma se ci fosse io lo vorrei Forse fare. a Kyoto. A parte che secondo me se cerchi su internet c'è una geisha che ti fa vedere come si trucca. Claudia si è scombussolata il cervello con questa storia dell'anime, è diventata improvvisamente silenziosa. Sì. No, ma perché in realtà mi sono accorta, cioè ho pensato talmente tanto che mi si è tipo fuso il cervello e mi sono dissociata. Allora, il Vito dice: io non posso sbagliarmi perché di anime ne ho visto solo uno. Cosa hai visto? Cosa hai visto? Qual è stato il tuo primo anime? Penso Death Note. Ah, però secondo me Death Note è perfetto per iniziare. E comunque a me piace come anime. Cioè, a me è fatto bene. Non puoi non menzionare le Mermaid Melody tra le anime. Madonna, che tempi. Claudia, non odiarmi, ma se sei esperta avrei una domanda su F. Perché hai scelto di cantare Sesto Nato? Allora, secondo me c'è questa credenza che quando sei più o meno di bell'aspetto puoi fare tutto quello che vuoi. Lui ci ha creduto tanto, secondo me. Secondo me perché in Italia Il trash funziona poi. Se sei un po' di bell'aspetto e trash, hai le se porte sei in aperte. Italia, diciamo che, come si chiamano le porte, come si dice, i livelli, diciamo che non è che ci sono così tante aspettative, ecco. E poi in realtà non lo abbiamo, ovviamente non lo conosciamo bene, non sappiamo le canzoni. Però secondo me c'è differenza tra il rap / trap e il canto. Cioè sapere cantare e sapere fare rap o trap o quelle cose lì sono due cose diverse. Cioè uno può sapere essere un rap pazzesco ma non saper cantare, e viceversa. Uno può sapere cantare ma non sapere fare rap. Io non mi esprimo perché non lo so e non vorrei dire una cavolata.
Beh, rap è semplicemente parlare. Ma non lo È so, saper non lo parlare in so. rima e Cioè, saper sì, ma parlare se con un penso certo tipo a ritmo. Nicki Minaj, mi viene in mente. Ma non è rap. Certo. Ma no. Ma certo, Ma no. Nicki Minaj. Ma poi, vabbè, ci sono dei rapper che sanno cantare anche Eminem Sì. leggermente sa cantare, ma non lo senti fare cose incredibili con la voce. Maggior parte parlano. Marco, come va col giapponese? Watashi no nihongo wa totemo taihen desu. Demo tanoshii desu. Claudia, già detto. Claudia, la tua sinapsi non funziona più a dovere, vero, No, io veramente. mangato, ma tendenzialmente più o meno sono così, quindi non preoccuparvi, più o meno siamo lì. Nicki Minaj Mansion, ecco. Stavo ascoltando sì. super basso oggi pomeriggio. Bello. Comunque la mia canzone preferita di... Allora, io avevo questo mio amico, cioè in realtà c'è ancora mio amico, che è Nicolas, che tra l'altro è quello che ci ha fatto conoscere e che ci ha fatti mettere insieme. Che lui era un super appassionato di Nicki Minaj. Io mi ricordo quando ero alle medie che lui è arrivato un giorno e mi ha detto: Claudia, devo farti sentire questa canzone. Mi ha fatto sentire Whip It di Nicki Minaj. È iconica quella canzone, io morta. Ti saluta il Vitto che va a letto. Notte Claudia, Va piacere vederti bene. per la prima volta in live. Marco martedì torni in regia. Torno martedì, sì. Grazie Giovedì mille non lo per so aver perché partecipato alla live. Giovedì esce il nuovo Pokémon ZA Non ne posso più io. e io l'ho preordinato ieri, l'altro ieri. Quindi giovedì sera si fa tutti o una live di Pokémon. Sì, ma sta andando a letto. Ah, scusami, ciao Vitto. Ciao Vitto, grazie mille di tutto. Comunque sì, Buonanotte. martedì ci sono. Claudia, dopo un'imitazione di coppia allora, con Marco, No, io non faccio le sue... lei assorbe da me. Sì, nel senso che io e lui in realtà per alcune cose siamo talmente diversi che abbiamo bisogno di proprio strade staccate. Noi abbiamo io imparo tante cose da lei impara tante cose da me e un po' siamo due facce della stessa medaglia opposte, cioè due facce opposte della stessa medaglia, però abbiamo un qualcosa che ci lega e tramite quello impariamo un po' uno dell'altro. Con tante botte, tanta fatica e tanto, però in qualche modo si impara. Ringraziamo tutti Nicolas per aver creato questa coppia. Nicolas Santo subito. Sì. Mamma mia Matteo, che melone. Che melone. Il Vitto, notte Claudia. Jeffree Star, chi è che ha menzionato Jeffree Star? Nicky e Jeffree. Madonna, Allora, Jeffree Star secondo me, quello che a me è sempre piaciuto di Jeffree Star è che a me piacciono in realtà le persone tipo un po' problematiche su internet. Nel senso che se tu non sei problematico, vuol dire che non sei autentico, nel senso che in realtà tutte le persone di per sé sono problematiche, solo che su internet viene fatta vedere solo una parte. Io adoro chi nel bene e nel male fa vedere tipo più parti. Jeffree Star ha fatto anche... Stavi dicendo? No, ma non preoccuparti, cioè si vede lo stesso. Buonasera, sono tornata. Quindi cioè, a me piace vedere tipo le persone reali su internet. Poi mi rendo conto che magari nemmeno io sembro tanto reale e autentica su internet, però è molto più difficile di quanto sembri. Cerco di rimetterlo normale. Tiacic mi fa troppo ridere. Cosa? Tiacic è un personaggio che tu non conosci. Voi cos'è che vedete che Ma cambia? voi pensate che ogni tanto lui cioè, durante il giorno ha questi raptus che io mi devo subire? Raptus. Allora, non può neanche scherzare nella vita. Notte quarta volta. Ritiro ciò che hai detto. È tornata la parlantina, vero? Mi si è riacceso il cervello per Che un bella attimo. cosa, tipo anche Tea Hack. Un applauso a Nicolas. Marco, stai fermo. A me piacciono un po' le persone problematiche, poi come fidanzato c'è Marco Delia. Ma perché io non voglio... Io nella mia vita ho avuto già tanti problemi con persone troppo problematiche, ho bisogno di un po' di calma. E comunque guardate che anche Marco, voi lo vedete così, ma non è che non sia stato problematico, eh. Lui, quando io l'ho conosciuto, era un problema dietro l'altro. Guardate che io, per dire le cose che dico nei video,
Ah, che ne ho fatte di esperienze, Di errori, errori, di sofferenze, di problemi, di però botte che non si ne è parlerei. meritato. Marco, ti vedo come compositore di haiku. Non so cos'è. Vediamo cos'è. Haiku. Short traditional Japanese form of poetry that consists of three... Ah, Ah, una... Questo bello! è giapponese. Sì, 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 sì. Corte. The three shape I blew from a little drop of paint and looks like a dancer. Carino. No. Così, così, proprio giapponese. Mi sa che io l'avevo letto da qualche parte che c'era un qualcuno che scriveva Componimenti brevi giapponesi, che bello. che scriveva haiku, non Me lo so se segno l'avevo questo. letto. Proverò a fare degli haiku. Prova a scrivere degli haiku. Magari studiati bene cosa sono gli haiku prima. Sì, Ah, ovvio, ok. certo, non sono mica... Così è. Va bene ragazzi, siamo a 1 ora e 45. Madonna, infatti cominciamo ad accusare un po' di stanchezza. Siamo alle 23:50, quindi direi che... Allora, in realtà del Giappone abbiamo parlato un bel po' e abbiamo più che altro risposto alle domande. Quindi abbiamo raccontato un po', è stato tutto bellissimo, Okinawa bellissimo, tutto bellissimo. Ikebana Sono- bellissimo comunque. Ha Io consigliato invece Chiara. consiglio entrambi l'arte degli Ikebana, se avete preferite. Sono sapete Bellissimo. cos'è l'arte di comporre composizioni floreali e artistiche. Sì, ma hanno tipo un'arte nel comporre composizioni tipo floreale di natura, ma che sono molto geometriche. Cioè non pensare tipo al mazzo di fiori, sono proprio degli studi molto più geometrici. Allora, guardiamoli un attimo per sicurezza perché non ho capito bene. Ikebana. Ma cosa stai scrivendo? Ma che bello che abbiamo scoperto questo personaggio. Cioè, io di nome l'avevo sentito, però effettivamente Sì, non... comunque c'è un tipo di persone a cui piace questo genere. Se qua. in Italia anche tanti, secondo me. Comunque non sembra italiano. No, dai, sì. Sì, che è il palesissimo italiano, è proprio tipo quello che sa da uomini e donne. A te questo proprio non piace per No, niente. è questo proprio genere- quello che non mi piace. Questo è proprio quello che a te non piace. Si è scritto il suo anno di... Si è tatuato il suo anno di nascita sul collo. 1991, ti amo. Un po' particolare. Oddio. Vabbè, ognuno... Si sa mai che se lo dimentica. E allora dice, aspetta. Oh. Matteo, Madonna, Matteo, Madonna. Chiara, io ho capito che Grazie mille, ormai Matteo. sei tu. Cioè, ti ho collegato. Grazie Matteo, sei un potatore. Capelli Marco Delia 10, capelli Tony F 0. C'è un po' di live in questo Tony F. C'è un po' di La live. prossima volta cambiamo personaggio. Dateci suggerimenti per altri perché noi Povero non li Tony, conosciamo. povero Tony, magari Sì, in esatto, realtà poverino. è un In patatone, realtà l'abbiamo quindi. preso in giro, siamo stati un po' maleducati. I componenti dei irrispettosi. brevi giapponesi. Ah, invece consiglio entrambi. Ah, già detto. Il Shiba. Comunque, dalla prossima live cambio nome e metto il mio vero, prometto. Che è Chiara, quella dell'illustrazione. Ah, ok. È vero, sì, è vero. Comunque, dalla prossima live cambio nome. Ah, è un po' di live in questo. Ma io li continuo a leggere. Sì, continua a rileggerli, non so perché. Sarec. Marco, parli bene giapponese. Grazie. Con tutto quello che si Grazie. impegna, c'ha tutti i suoi siti, tutti i suoi esercizietti, Ogni giorno, che li fa ragazzi. tutti i giorni, è troppo carino, e poi mi Cinci. dice quello che impara, e poi ogni tanto quando ci guardiamo tipo le cose in giapponese, ferma, mette pausa e dice qui ha detto che poi in realtà io ho cominciato a studiarlo prima di lui, ma l'ho abbandonato e adesso guardo solo cose in giapponese e mi illudo di poterlo imparare solo ascoltando. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Marco, io mangato. Claudia ha provato la live, però è bravissima, mi piace, ottima comunicatrice, complimenti. Vero, Grazie. però secondo me non è tanto a livelli dell'altra persona in live. Pensa se non lo imparava. Bravo Marco. Vedi, hai Sin Apology, capisce. Bravo Marco. È Chiara comunque. Mi dimentico. Grazie Chiara. Comunque sì. Sì, penso sia probabilmente per giapponese. Marco dovresti cambiare nome. Comunque perché... Claudia ti fa cadere un po' la maschera del santone, vero? Ragazzi, in realtà io non ho mai avuto una maschera del santone. Sembra, ma io quando parlo sui social di certi argomenti, ne parlo volentieri, ma bisogna sempre ricordarsi che sapersi prendere non troppo sul serio, secondo me, quello è il vero star bene, quella è la vera... Allora, contate comunque che Marco è diverso con me in generale. Cioè, Marco, quando ci sono io, è diverso rispetto a quando non ci sono in tutte le situazioni.
Sì, perché con te mi rilasso, sono con confidenza, cioè, di solito non parlo così tanto, non sono Mhm. molto aperto. Quindi sì, sono d'accordo. Matteo, Marco con le ali. Va bene, ragazzi. Certo, Andiamo a insomma. guardarci, come si chiama? The Sanctuary? Matteo dice, ma è diverso o in meglio o in peggio? Allora, è diverso. Adesso non dico, non ti saprei dire in meglio o in peggio perché è proprio diverso. Tipo Marco con tutti è una persona molto riservata. Con me parla, è una macchinetta, cioè parla 24 ore su 24, mi racconta tutto, mentre lui in genere quando è con le altre persone, a meno che non venga veramente interpellato, difficilmente racconta qualcosa di sé. Ascolta, lui è molto bravo ad ascoltare. E con me parla tanto, con me scherza anche tanto, è molto buffo anche, ma non è un lato che fa vedere le altre persone di solito. Cioè non è un peggio, ma non è neanche un meglio, è semplicemente un'altra parte. Semplicemente con te mi rilasso e Mhm. abbiamo quella confidenza ormai in anni di poter fare anche, cioè, di ridere, ecco. Io ho un umorismo che a me fa ridere un po' cose particolari, quindi posso Sì, ha un anche umorismo lasciarmi terribile. andare Mi manda molto di molto. quelle cose a volte che dico, secondo me fanno ridere solo a te e la persona che l'ha fatto. È una cosa, perché lo faccio io. Non andate a guardare il sumo. Sanctuary è una serie sul sumo. Esatto, però mercoledì comincia il nuovo torneo, quindi siamo pronti. Claudia risulta autenticamente a proprio agio le persone. No, lei invece è così solo con me. Allora, Anche lei. sono così solo più con me. che altro io in realtà non riesco molto a mentire, quindi, e sono anche molto selettiva. Quindi io quando sono in pubblico molto spesso le persone magari mi dicono che sono subito, io sembro antipatica perché non sono per niente in realtà una persona socievole con chi non conosco, quindi siamo tipo in un gruppo di persone, io non conosco nessuno, io sarò così tutta la sera. Perché non mi piace tanto, faccio fatica ad avere un rapporto con persone che non conosco, questo vuol dire anche che io ho difficoltà a chiamare la pizzeria per ordinare le pizze. Diciamo che E, ci incastriamo in sì, qualche modo e bene. poi io non riesco tipo a simulare una, e questo per me non è un pro, ehm, non riesco a simulare che qualcosa mi piace quando non mi piace, che sia una persona, che sia un qualcosa, io non ce la faccio. Quando una persona non mi piace o una situazione non mi piace, io non riesco a far finta di divertirmi. È una cosa che a lui dà molto fastidio, io non ce la faccio. No. Non ce la faccio, proprio non riesco. Matteo dice devi esserne fiera, vuol dire che di te si fila al 200%, si chiama Sì. amore. Patatone Matteo, come sempre. Sì, adesso iniziamo a chiudere anche noi la live. Oggi quel lato si è intravisto. Quale lato? Quello che ti tiro fuori quando sei con me. Ok. Avete intenzione di espandere la vostra conoscenza del giapponese? È veramente affascinante come lingua. Sì. Io lo sto facendo tutti i giorni. Lei Anch'io, è a un modo po', mio. è un po' più pigra, ma... Sì. No, dai. No, è vero, Quando sono pigra. quando servirà andare in Giappone, probabilmente lo impareremo meglio. Comunque, una sera eravamo, mentre tu eri a fare yoga, quella sera in cui eravamo con la mia amica Zara, ti ricordi? Praticamente eravamo in un centro commerciale e io e lei siamo state abbordate da due ragazzini, ma tipo veramente piccoli. E io ho provato tipo a parlare giapponese e loro non hanno capito niente. Ecco. Tipo niente. E loro dicono, ma perché? E non mi ricordo cosa gli avevo detto. Tipo, non lo so, tipo loro mi avevano detto... mi avevano chiesto tipo da dove venivamo e io gli ho detto che venivo dall'Italia, da Come si Venezia, dice vengo così. dall'Italia? Italia Gindes. Sì, ma vengo dall'Italia? Aspetta. Sì, perché Italia Gindes vuol dire sono italiana. Vengo dall'Italia no, Shushindes. Quello è Shushin vivere. è vivere, sì. Come si dice da? No, sai che le particelle non ce la faccio. Dovrebbe essere, se non vedo, cara. Quindi Italia, cara. Kimas. No, io gli ho detto Italia Gindes, Oppure Italia gli ho detto che vengo da Venezia, ma poi volevo dirgli che dovevamo andare via e ho detto una Oppure, ma cavolata. scusa, e anche mi su hanno guardato Duolingo ti aveva strano. insegnato quello di... Sì, Italia Shashindes, che è il... Shindes, Gindes, che è sì. il posto di origine.
Allora, ci sono avvicinata proprio perché è sempre ponderata ma sincera. Comunque si esprime la sua passione per parlare di moda. Intendo te, Claudio. Grazie. Ragazzi, ascoltate quella lezione di Marco Mengoni vi ho consigliato, ovvero dall'inferno. Buonanotte. Va bene. Va bene, lo faremo. Grazie Buonanotte di anche a te. buonanotte. Penso che te la tiri in realtà sei. Pensano che te la tiri in realtà sei a disagio. Esatto. Sì. Esatto. Questo è. Tutti mi dicono quanto te la tiri così. Io sono solo a disagio. Ciao Andare a Luca! casa. Ciao. Italia dà qualcosa? Italia karakimas. Comunque speciale 1 milione di iscritti, propongo di andare a imparare il wrestling in Dagestan. Ma sai che Jetpack è esattamente quello che avevo programmato? In realtà È esattamente quello che avevo programmato. potrebbe essere tranquillamente un tuo programma, in realtà. Comunque non... vedremo Esatto. quando ci arriverò nel 2079. Marco, si vede tantissimo che esce un altro lato del tuo... un altro lato tuo... Pronto? in queste live rispetto al solito. Effettivamente siete due persone che trasmettono positività, o almeno così percepisco io. Grazie. Grazie Marti, mi fa piacere. Ogni tanto porterò l'assistente. Dipende se la mia pazienza reggerà fino a quel Watashi wa momento. Marco, boh. Dice Ika. No, vabbè. Verissimo. Siete bellissimi, davvero. Grazie ragazzi. Ciao a tutti. Seguite sia Claudio che Marco. Che carino, Grazie, Matteo! Dai, chiudiamo la live ragazzi, Sì, che inizia a dai. essere tardi. È mezzanotte e 1 minuto. A mezzanotte si chiude. Grazie di tutto Grazie ragazzi. a tutti. Ci vediamo. Per qualsiasi altra domanda scriveteci pure in privato. E non seguite Claudio perché non Grazie. serve. Va bene. Però se volete non seguirla, metterò il link in descrizione dei suoi profili. Marco, siamo inquietantemente uguali. Forse intende per l'umorismo. Buonanotte, grazie a voi. Mi mancano i gatti che Marco mostra live. Purtroppo qua non c'è nessuno. No, Maiu! Dov'è Buonanotte Matteo. Maiu? Buonanotte Matteo, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, Va grazie bene, a ragazzi. tutti per la live, Grazie per a aver voi. partecipato. Grazie Xtares, Marti, YouTube, Jetpack Ika, Aisin Apology, Human Gatto, Matteo. Grazie a tutti ragazzi. Live veramente Grazie utile, a grazie tutti. per tutti. Grazie ragazzi. Buonanotte. Ci vediamo alla prossima. Ragazzi, seguite Claudio, non ascoltate. Grazie ragazzi. Buonanotte.